Buon pomeriggio a tutti ragazzi, come state? Spero bene. Allora, datemi giusto un secondo e arriviamo col cambio scena. Tac. Sul capitolo 2 di Danganronpa. Spero che abbiate iniziato bene la settimana. Dove eravamo rimasti? Praticamente con la scorsa live, il caro. Abbiamo scoperto che è stato il caro Leon ad aver ucciso Sayaka, per cui è stato votato durante il class trial ed è morto, non molto probabilmente, è morto. Ciao Miss, ciao Sophie. Buon pomeriggio, benvenute, come state? Tutto bene? E quindi eravamo rimasti qua, con l'inizio del capitolo 2. Vediamo un po' cosa succede adesso, dopo la fine di questo trial e la morte di Leon per mano di Monokuma. Mhm. Adesso sta un po' meglio, grazie. Cioè, ultimamente perde leggermente un po' di sangue, ma dovrebbe riprendersi, spero. Cioè, non ne sono tanto sicuro, ma rispetto agli altri giorni comunque sta meglio. Per cui speriamo in bene. Voi che mi dite di bello? C'è Makoto qua che non sta proliferando parola. Ok, vediamo un po' cosa c'è da fare qua. Andiamo direttamente a dormire. Lo so. Qua era il punto in cui è stata uccisa Sayaka. Mm. È sparita. Lei è davvero sparita. È come se non ci fosse mai stato nulla qui, fin dall'inizio. Ogni segno dell'esistenza di Sayaka è sparito senza lasciare alcuna traccia. Proprio come ha detto. Dopo il class trial abbiamo preso l'ascensore per tornare indietro, come ci ha detto Monokuma. Oh già, stavo dimenticando. Dato che il class trial è finito, andrò di sopra e mi sbarazzerò dai corpi. Va tutto bene, non c'è bisogno di ringraziarmi. Mhm. Vedere le vostre facce che sorridono è già un ottimo ringraziamento per me. Dopotutto, nessuno vuole guardare un corpo che marcisce ogni giorno. Non sarebbe buono per la vostra salute? Ok. Caro, simpaticissimo orsacchiotto. Non abbiamo nemmeno avuto il tempo di piangere le morti di Sayaka e di Junko. Sono sicuro che sia questo il motivo per cui l'ha fatto. È un pessimo scherzo o un sogno malato, ma dobbiamo accettare questa realtà. Per cui sono tornato indietro nella sala da pranzo per rincontrare tutti gli altri. Scusatemi, sono in ritardo. Ehi, stai bene, Makoto? Prenditi il tuo tempo. Cioè, ti sei preso proprio il tuo tempo, eh? Stavo giusto per venire a prenderti e trascinarti qui. Mm, Mi dispiace. Quindi, che succede? La tua stanza è stata messa a posto proprio come ha detto? Ciao Philip, buon pomeriggio, benvenuto, come stai? Tutto bene? Beh, immagino che sia piuttosto difficile dormire con un corpo che marcisce nel tuo bagno. Cavolo.
Amico, veramente brutto da dire. Perché mai dovresti dire qualcosa del genere? Cioè, la mia stanza è senza nulla. Non c'è rimasto proprio niente. Proprio come ha detto, non è accaduto niente. Mai successo. Sì, dai, tu? Io abbastanza bene, grazie. Stavamo continuando, cioè non è vero, non continuando, ma iniziando il capitolo 2 di Danganronpa. L'urco che sono appena tornato a casa. Grazie mille per il lurchino, Filippo. E bentornato, Dan. Riposati e fai la pappa, mi raccomando. Deve essere difficile stare qui, sapendo quello che è successo. Perché non te ne vai nella stanza di Sayaka? Beh, rimanere qui con il suo odore nell'aria farebbe male lo stesso, allo stesso modo. In più, ho deciso che non posso voltarmi dalla sua morte. Makoto, ehi, tirati su. Deprimerti non ti aiuterà, giusto? Dopotutto, se lavoriamo insieme sono sicura che riusciremo a trovare una via per uscire da qui. Per cui prova a sollevarti un po' il morale e tornare sulla via. E questo dovrebbe veramente farci sentire meglio. Stiamo già lavorando insieme. Eppure qualcuno è già stato ucciso. Chiunque a questo punto ci potrebbe tradire. Ora che è accaduto una volta, la domanda è: quando capiterà la prossima? Già, è perché Sayaka ha fatto la prima mossa. Ma se lavorassimo insieme contro la mente, nessun altro avrebbe motivo per fare qualcosa del genere. Continua a ripeterti pure questo. Io me ne andrò nel mondo reale. Lavorare insieme. Combattere un nemico comune. E ti piaccia oppure no, non è così semplice. Che cosa intendi? Beh, la mente sembrerebbe essere più potente di quanto avessimo immaginato. Hanno preso il controllo della Ops Kick, che dovrebbe essere difesa, e l'hanno modificata a loro piacimento. Hanno creato Monokuma, che sembrerebbe essere incredibilmente avanzato, e ci stanno dando ogni nostro bisogno. E ciliegina sulla torta è stata l'assistere a quell'esecuzione. È stato pianificato tutto fino all'ultimo dettaglio. Se questo non è un lavoro di uno psicopatico, diciamo potrebbe essere un grande rischio. Quindi, che cosa dovremmo fare? Beh, se davvero qualcuno volesse scappare, dovremmo semplicemente seguire le regole. E in quel caso l'unica opzione sarebbe quella di ingannare quelli davanti a voi e vincere il gioco. No. No cosa? Io non voglio vivere se significa uccidere qualcun altro per farlo. Non voglio uccidere nessun altro. Nessun altro? Che cosa intendi? Leon è morto perché tutti quanti l'abbiamo votato, non è vero? Non è diverso da ucciderlo noi stessi. Ed eccolo qui, il magico Kin. Ma buon salve, come stai? Buon salve a tutti. Ciao Dark, buon pomeriggio, benvenuto, come stai? Intanto ti faccio lo shadowtino, caro Dark. Come stai?
Tutto bene? È vero che tu mi avevi detto che scorsa volta avevi smesso con il tuo attuale lavoro, se non sbaglio, per cui oggi sei libero. Infatti è strano vederti il pomeriggio così presto. Seguite tutti il caro Dark, mi raccomando che è un bravissimo streamer e secondo me merita tanto. È molto molto simpatico. Ma se non avessimo votato per lui saremmo morti noi al suo posto, giusto? Non è quello che avresti voluto, no? Ha ragione. Se continuerai a tenerti quella genere di colpa per te stessa, beh, ti trasformerai in una masochista tutto tondo. Tutto bene, grazie. Sì, sì, adesso sono libero, è così bello essere tipo pomeriggio a casa. Immagino. Ma figurati, Dark, lo faccio con piacere. Almeno adesso ti riprendi un attimo, poi hai detto che hai già trovato un nuovo lavoro e settimana prossima inizi per Benvenino. Grazie mille per i bittini, gentilissimo. Non esagerare, mi raccomando, però. Ciro, ascolta, non sei da biasimare. Né tu, né Rion, né tantomeno Sayaka. L'unico responsabile per tutto questo è la mente. Non avevamo altra scelta se non votare. Non riesco nemmeno a immaginare che cosa sarebbe successo se ci fossimo rifiutati a farlo. E alla fine è stato Monokuma che ha ucciso Rion. Per cui non sprecare la tua rabbia verso te stessa. Invece direzionala verso la mente. Fine giorno, presumo. Credo di sì. Sono iniziate le ore notturne, ragazzi. Mhm. Siamo ancora nella parte tranquilla del capitolo, per cui non credo che succederà qualcosa a breve. Un'altra cosa? Che cosa? Beh, giustamente, aggiungerei. Mhm. Ok. Va bene, Monokuma. Ci sta ricordando che è colpa nostra se Leon è morto, no? Nice. Vabbè, però anche lui ha ammazzato Sayaka per autodifesa. Buongiorno, Ciel. Come stai? Tutto bene? Ok, abbiamo appena iniziato praticamente questo capitolo. Per cui non ti sei perso un granché per adesso. Benissimo, dai, e il cagnolino? Il Light sta abbastanza bene adesso, cioè perde ogni tanto un po' di sangue ancora, ma rispetto a come stava l'altro giorno è un po' più tranquillo e è tornato lo stesso di sempre, per cui credo che stia un po' meglio. Apparentemente almeno. Ma se dovesse, diciamo, ripeggiorare, poi lo portiamo a vedere un attimino nuovamente. Mm. Ma buon salve. È che purtroppo si è beccato un virus intestinale, poi l'abbiamo portato nella clinica per gli animali. E praticamente mentre lo visitavano si è agitato, si è lanciato giù da tipo la piattaforma e si è spaccato pure l'unghia facendogli sanguinare tutta la zampa, in poche parole, per cui yeah, è stato un po' un casino quel giorno. Quando si è fatto medicare piangeva incredibilmente, non vi dico quanto mi sono sentito male a sentirlo piangere perché sono abbastanza sensibile. Mhm. Lo so, poverino. Ma
Che cos'era quella roba adesso? Ci stava dicendo che è colpa nostra per quello che è successo? È davvero crudele, amico. Quel pezzo di merda. Ma chi si crede di essere? Giustamente. Per cui il giorno ormai era vicino alla sua conclusione. Dopo tutta quella tensione di quel giorno pazzo in cui abbiamo visto le morti di 3 nostri compagni di classe, Sayaka, Junko e Leon. Ma questo era solamente l'inizio. La nostra disperazione aveva solo appena incominciato ad arrivare. Capitolo 2. Boy's Life of Despair. Povero, immagino la paura di entrambi, sia tua che del dog. Comunque spero che ora stia meglio. Bah, leggermente meglio adesso dovrebbe stare, perché... Comunque, cioè, praticamente è per quello che l'altro giorno ho staccato la live così subito, in neanche mezz'ora, che mia madre si è accorta che perdeva sangue e noi siamo accorsi alla clinica immediatamente. Adesso dovrebbe andare un po' meglio, poi in caso vi aggiorno sulla situazione nelle prossime live o nei prossimi post. Mhm. Oppure anche privatamente se volete, dipende. Aspettate, mo sono uscito dalla modalità translate, per cui devo riprendere un attimo. Mi sono svegliato il giorno dopo, vicino cioè non vicino, con il normale annuncio mattutino di Monokuma, che ci diceva di presentarci nella palestra. Che cosa vorrà da noi questa volta? Eravamo praticamente congelati dalla paura, ma Monokuma era determinato per coinvolgerci nel suo piccolo gioco. E con quell'obiettivo in mente è iniziata. Ma? Che è? Stanno facendo stretching mattutino? Vabbè. Vabbè, Kiyotaka, incredibile. Ciao Nutella, buon pomeriggio, benvenuto, come stai? Tutto bene? Stiamo facendo stretching mattutino con Monokuma. Se ti interessa puoi aggregarti con noi. Non vi sembra grandioso rimanere bloccati in questo momento? Beh, bisogna mantenersi sani. Sei tu quello che ci sta tenendo bloccati qui dentro. Ah, sorvoliamo queste piccole cose. È il mio motto. Beh, sembrava molto figo adesso, non pensate? Hello, tutto bene. E sto scemo non lancia una ciabatta su Monokuma. Veramente. Vi siete innamorati di me? Io sto aspettando tipo... Aspetta, sto quasi morendo. Sto quasi per morire in agonia. No. Perché ci hai chiamati qui? Certamente non era solo per farci fare degli esercizi. Kim, devo chiederti una cosa, per forza. Posso fare una fanart un pelino esplicita sul tuo modello? In che senso esplicita? Cioè, fanart mi va bene, ma... esplicite, se intendi 18, cose così, no. Please. Cioè, il modello completo è presente sul mio server di Discord, considera. Solo per fare degli esercizi? Solo per farvi fare degli esercizi?
Se gli esercizi vi fanno ridere, gli esercizi vi faranno piangere. E ora continuate a fare questi esercizi fino a che non scoprirete il segreto del pugno dell'assassino. No, Kin con le boobs no. Evitiamo, evitiamo. Che poi in realtà il mio modello è un maschio, ma evidentemente forse non si capisce dalla preview. Passato di generazione in generazione, l'impero dell'oscurità. Il potere sarà vostro. Sì, l'ho visto, lo farei per il meme, ma solo se ti fa piacere. Ah, ok, ho capito, aspetta. Ciao, ti lascio il lurchino che sto preparando per dopo. Ciao Valhalla, buon pomeriggio, benvenuto. Mi raccomando, ragazzi, seguite il caro Valhalla, che anche lui è un bravissimo streamer e si merita il followino. Come stai? No, ho sbagliato. Scusami, Valhalla, ho sbagliato a scrivere il tuo nome. Sono mezzo rimbambito. Valhalla Chosen. E ho sbagliato a scrivere il comando. Posso scrivere in maniera decente? Non ce la faccio. Sono impedito, ragazzi, mio Dio. Avete uno streamer impedito. Oh, al terzo tentativo ce l'ho fatta, incredibile. Praticamente, ok, ce l'ho fatta. Lo farei solo per il meme, ma solo se ti fa piacere. Se vuoi fare una versione gender band ci può stare, secondo me, ma non troppo esplicita, per favore. Se vuoi farla. Cioè, accetto la creatività e qualche modifica, ma preferirei rimanere sul family friendly. Non so se mi spiego. Ok. Questo suona come quel genere di ragazzo delle medie che viene con la Chunibyo. Cioè, sì, praticamente la Chunibyo. Non sarebbe esplicita, ma la farei maschile. Ah, ok, va bene. Non importa. È giusto per arrivare al punto. Ah no, è Makoto. Vabbè, ragazzi, sono mezzo rimbambito. Stavo leggendo il dialogo di Makoto come se fosse Monokuma. Vabbè. Non importa, arriva al punto. Perché mai ci hai chiamati qua su per fare gli esercizi? Cioè, qua giù. Qua su. As down e leggo e traduco in app, vabbè. Ovviamente no. Vi pare che io abbia quel genere di tempo libero? Quindi? Beh, vorrei fare un annuncio. Ogni volta che supererete un class trial qui all'interno dell'Opspeak, un nuovo mondo si aprirà con voi. Un nuovo mondo? Beh, fa davvero schifo. Farebbe veramente schifo se doveste vivere qui per sempre senza aver nulla che vi stimolasse. Per di più, io so che voi ragazzi d'oggi siete con l'ADD e l'ADHD, per cui devo tenervi motivati. Andiamo avanti. Cercate quello che volete e divertitevi a scoprire il nuovo mondo dopo il trial. Vi farà sicuramente esplodere. Ok. E con quello Monokuma è sparito, lasciandoci più confusi di come eravamo rimasti precedentemente, prima che si presentasse. Ma un nuovo mondo? Che stia parlando di una via di uscita? Sembra alquanto improbabile. Beh, non lo sapremo finché non cercheremo. Qualunque cosa significhi, sembrerebbe che dovremmo cercare all'interno della scuola ancora una volta. Ok, allora direi di dividerci e iniziare l'investigazione. Quando avremo finito,
Ci rincontreremo tutti nella dining hall e condivideremo quello che abbiamo trovato. Mm. Praticamente sei un cavallo da un unico trucco, lo sai, non so come spiegarvela. Cioè, penso intenda essere un po' ripetitivo, credo. In quel senso. Scusatemi un attimo. Vocina squillante che ha il mio cagnolino. Sì, sa fare solo una cosa, probabilmente voleva dire. Grazie, Siel. Scusate se mi sono allontanato un attimo. Spero che non vi siate spaventati, ma è un po' vivace. Non fare il monello. Ok. Abbiamo bisogno di una fonte di cibo stabile e ora andiamo. Dopo le sue parole come segnale, tutti quanti sono scattati e hanno lasciato la palestra. Sì, ho tradotto un po' a Katsum, probabilmente, ma mi sono distratto dalle varie cose successe in pochi secondi. Quindi si è aperta tutta una nuova area. Qua c'è Yasuhiro, vediamo cosa ci dice il caro Yasuhiro. Ehi Makoto, vedi anche tu cosa c'è all'interno di quella teca? È tremendo, è veramente tremendo, amico. Di che cosa stai parlando? Io non ho notato nulla di strano qui intorno. Certamente. Ha un occhio non allenato, sembrerebbe il nulla, però è veramente brutto. Un qualcosa di tremendo, una terribile trappola. La vedi la roba messa in linea qui? Un qualsiasi dio potrebbe venire e utilizzarla per mandare un messaggio. Eh? Sono qui con questa conoscenza. Un intero carico di totale devastazione e rovina. Fatemi andare via di qui. Lasciatemi uscire. Non ho la minima idea di che cosa stia parlando. Forse dovrei lasciarlo qui da solo. E niente, povero Agakure. Il caro Yasuhiro che spara cazzate a destra e a manca. Gli vogliamo bene lo stesso, però. Ah, come vedete adesso non c'è più la barriera che c'era qua sulle scale, a quanto pare. Qua c'è Kiyotaka, vediamo cosa ci dice Kiyotaka. Makoto, guarda! Il cancello che bloccava le scale se n'è andato via. Sembrerebbe che si sia aperta una via per il secondo piano. Però bisogna anche avere l'importanza di controllare 2 volte che anche l'area che conosciamo già. Non sono così geniale ad averlo pensato? Beh, diciamo, mi sorprendo di me stesso certe volte. Beh, lascio la scuola a te. Sì, però non è che fai la bella statuina qua adesso, Kiyotaka. Vai ad esplorare anche tu un po' in giro comunque. Però prima di esplorare le varie aree, ragazzi, vi ricordo che abbiamo ottenuto un bel po' di coin dal trial dopo aver mandato al patibolo Leon. Per cui... Makoto, fanculo. Volevo andare alla gacha machine per vedere che cosa ci fosse di nuovo. Dell'aver trovato. E mi lasciano la porta aperta, mannaggia. Vado a chiuderla, scusatemi. Non hanno proprio capito.
Sia mai che mi chiudano le porte in una live. Scusate. Spero che non si senta nulla, ma... Sono andato lì sopra e ho controllato. Giusto per essere sicuro. Proprio come pensavo. Non si muove di un centimetro. Merda. Già, sarei sorpreso se fosse facile per noi. Ehi! Non fare quella faccia. Sembri quasi una fichetta. Vuoi che ti faccia venire un po' di spirito combattivo, eh? Ebbene, sì? No, grazie, penso di averne avute abbastanza per ora. Beh, ok. E allora cercherò un'altra via d'uscita, allora. Non si preoccupi, Magico King, anche da me è così. Porta aperta, eh? Sì. Sia mai lasciarla chiusa. Troppo difficile. Nonostante vari avvisi non bastano. Il cancello che stava bloccando le scale è stato rimosso. E questo è quello che Monokuma intendeva dire con un nuovo mondo? Se fosse così, che cosa c'è lì sopra? Andiamo a vedere, Makoto. Oh, che bella quest'area, è tutta blu e celeste. Questo è il secondo piano della scuola. Forse c'è un qualche sorta di indizio qui. Già, ne sono sicuro. Deve esserci qualcosa qui da qualche parte. Allora. Per ora cerco ispirazione. Non so se te l'ho già detto, Ciel, ma se hai bisogno di ispirazione, gli screen del modello, cioè, li ho messi sia sul server di Discord che sul canale di Telegram, se non sbaglio. Nella sezione arte. Ce l'ho apposita, per cui dovresti trovarla senza troppi problemi. Li ho messi come messaggio pinnato se non dovessi trovarli subito. Ah, boh, ok, perfetto. Capito. Oh, Makoto, indovina cosa? Indovina cosa ho trovato? Una piscina. C'è una piscina qui. Una piscina. Piscina, piscina, piscina. Non devi ripeterlo, ho capito. Ciao Felix, buon pomeriggio, benvenuto, come stai? Tutto bene? Io bene, grazie, fortunatamente. E qui ci sono un sacco di attrezzatura di equipaggiamento negli armadietti. Sakura sarà carica quando lo scoprirà. Sì, riguardo a ciò, Ina sembrerebbe molto più entusiasta del solito. Ok, qua ci sono anche Chihiro e Celeste. Ehi Chihiro, hai già controllato la piscina? No. Non mi piace indossare costumi da bagno. Già, sembreresti proprio essere il tipo a cui non piacciono queste cose. Però sembrerebbe che ci siano locker rooms, sono gli spogliatoi se non sbaglio. In inglese. Io so abbastanza bene, direi. Ah, meno male, dai, mi fa piacere. Dove abbiamo tutte le robe per esercitarci. Forse potrei provare a dare un'occhiata. Giusto per provare a diventare un pochettino più forte. Vuoi diventare più forte? Devo proprio dirlo. Sembrerebbe un po' inaspettato. Sì, spogliatoi. Ok, grazie. Non mi ricordavo se fosse giusto o meno. Pensavo di aver detto una cagata per un momento. Però non sono coraggioso abbastanza per fare questo passo di fronte agli spogliatoi.
Non vuoi nemmeno provare ad andare nello spogliatoio? Non è che non voglia, è solamente... Non riesco a capirla. Che abbia paura degli spogliatoi o qualcosa del genere? Beh, è una fobia piuttosto strana, però. Chissà, Makoto. Vediamo cosa ha da dirci Celeste. Il secondo piano si è aperto. Adesso l'area in cui viviamo è diventata più grande e il numero di facilitazioni qui che ci sono lo è ancora di più. Qualsiasi cosa stia succedendo, devo ammettere che ora le cose si sono fatte molto più confortevoli per noi. Se le cose dovessero continuare così, forse un last trial occasionale non sarebbe così male. Risatina. Praticamente ci sta dicendo che vuole che più gente muoia. A quanto pare. Grazie, Celeste. Ok. Molto simpatico da dire ai tuoi compagni di classe. Morite, bastardi, praticamente. Beato Makoto che non ha mai provato questo tipo di terrore. Veramente. Celeste è proprio esaurita. Già. Qua c'è lo spogliatoio maschile, qua quello femminile. Vediamo in quello maschile, ovviamente, perché in quello femminile non siamo femmine. Almeno non con Makoto. Dietro questa porta c'è lo spogliatoio. Oh. Immagino che tu abbia bisogno del tuo handbook per entrare nello spogliatoio. Davvero? Davvero, davvero? Il cameratismo. Se volete sbloccare lo spogliatoio, avrete bisogno di passare con il vostro handbook personale. Sul lettore della carta, praticamente. È tipo ad accesso, come se fosse una stanza. Cioè, ci batti l'handbook e entri dentro, credo. Comunque, per alzare la massima sicurezza... Cioè, comunque per alzare la massima sicurezza su ogni spogliatoio. Solamente un handbook di un ragazzo può aprire quella... Cioè, può aprire quello dei ragazzi. E la stessa cosa vale per quello delle ragazze. Ma cosa succederebbe se qualcuno aprisse la porta e dovesse entrare lì dentro? Chiunque commetta un simile atto di indecenza verrebbe punito senza alcuna pietà per lo scandalo della sua depravazione. Giustamente. Vedete? C'è una mitragliatrice proprio montata lì sopra. E in un frangente sarebbe Ducca 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 Ducca, che presumo che sia tipo il suono dei proiettili che vengono sparati se qualcuno entra nello spogliatoio sbagliato. Immagino che farebbe davvero male essere colpiti da quella cosa. Capitano ovvio, direi. No, in realtà credo che sarebbe un pochettino peggiore di quello. Ma cosa succederebbe se qualcuno dovesse prendere il handbook di qualcun altro? Un ragazzo potrebbe prendere l'handbook di una ragazza ed entrare nello spogliatoio delle femmine, giusto? Quello non mi è mai passato di testa. Per pensare che qualcuno possa pensare a una mossa così meschina, così codarda, così malvagia. Ok, allora che come può sembrare? Tempo di una nuova regola. Il momento di
È il momento di praticamente rubare, cioè non potete rubare lo student handbook di qualcun altro. E adesso è tutto a posto praticamente. Scusate, prendo un po' d'acqua. Sto facendo schifo today. Lo dico in ogni live, però utilizziamo ancora questa scusa per valida. Immagino che nessuno voglia lasciare il proprio handbook a qualcun altro in primo luogo. Dopotutto sarebbero irresponsabili se dovesse succedere qualcosa con mentre l'altra persona utilizza il loro handbook. Sì, effettivamente sarebbe problematico tutto il fatto con questa roba della sicurezza. È perché voi teenager siete dei maniaci. A quell'età... Ok, no, Monokuma sta robe non le posso dire però, non ce l'ho il tag adatto su sto canale. Per cui calma i bollenti spiriti. Orsacchiotto particolare. Ok, per prevenire che qualcosa accada devo mantenere un osservamento rigoroso. Beh, in quel caso ti chiedo di fare lo stesso per i dormitori. Se un ragazzo e una ragazza dovessero condividere una stanza, non ci sarebbe nulla a fermarli. Ok. Tutto quello che mi interessa è proteggere la sacra immagine della scuola stessa. Non mi interessa quello che fate nei dormitori. Ok. Ti odio così tanto. Ok. 9 regole. Bye bye. Cavolo. Quello stupido orso mi ha rovinato totalmente il mood. Immagino che andrò a fare qualcosa per tirarmi sul morale. Celeste, Ciro, volete venire con me? Non c'è nulla di più che Odisse quando l'acqua mi finisce sulla faccia. Mi dispiace, ma credo che passerò questa volta. Ma come? Vedrete che ci divertiremo. Non c'è nulla di meglio che una bella nuotata. Beh, immagino che questo si applichi solamente a te. Già. Fatto un po' schifo nel commentary, ma... Scusatemi ragazzi, ma... Ma non ci sono mai in realtà. Come vi ho detto, è un po' una scusa personale. Un po' una scusa personale, devo ammetterlo. Solo per mascherare la mia dislessia. Che non ho, però... Nelle live sembrerebbe che l'abbia, però... Ok. Non so se per l'emozione di essere visto da... ascoltato da altre persone o no. Chissà. Ma Orsù succede. Hai ragione, hai ragione. Tra l'altro come sta andando alla fine con la matematica Felix della scorsa volta? Non so se te l'ho chiesto. Qua c'è Sakura. Però prima vorrei vedere la classe. Ok. Di altro non mi pare ci sia niente. Parlaci della matematica. Continua ad essere pallosa come poche cose. Ma stai riuscendo a tenere il passo? Questo deve essere quello che intende per nuovo mondo. Beh, immagino che darò un'occhiata più da vicino. Ah, non ha molto da dire Sakura. Beh, effettivamente non è un personaggio che parla molto, lei. Mi sarei stupito del contrario.
Mi piacerebbe. No, sono indietro come sempre. No, Felix. Mi spiace. Dai, dai, che recuperi tutto. Fidati. Qua cosa c'è? Ah, la biblioteca. Ah, c'è un po' di gente qua dentro. C'è un terzo del cast, cioè, all'interno della biblioteca. Almeno dei sopravvissuti. Ci sono Kyoko, i Fumi, Byakuya e Toku. Colpa della DHD maledetta. Mi spiace. Io purtroppo non so cosa significhi avere la DHD, ma conosco certe persone che ce l'hanno, ma immagino che sia brutto. Tutte le persone intelligenti. Praticamente. Sì, per Byakuya e Kyoko sicuramente. Toko e i Fumi avrei più da ridire in realtà. Cioè, Toko forse è una via di mezzo per alcune cose. I Fumi invece è un cretino. È totalmente un cretino, i Fumi. Ah, un computer. Parecchio vecchio. Nella polvere. È rotto. Sto provando a premere il bottone per l'accensione, ma non succede nulla. Shh, lasciamogli l'illusione di essere intelligenti. È rotto, eh? Beh. Che peccato. Speravo di poterlo utilizzare per andare online e vedere che cosa sta succedendo nel mondo esterno. Ma se è rotto non c'è nulla che possiamo fare a riguardo. Parliamo con Toko. Sì, con Toko, volevo dire con Kyoko. Davvero polveroso qui. E la luce è poco meno che ideale. Per una biblioteca sembrerebbe non essere il tipo di posto in cui vorrei leggere, onestamente. Wow. Questo ci fa capire quanto è messa bene sta biblioteca. Magico King, ti tengo il lurchino mentre mi preparo. Buon proseguimento di gioco di live. Va bene, Dark, grazie mille per il lurchino. Ciao ciao, alla prossima. Ok. Parliamo con... Ah, qua c'è una lettera. Però no. Sì, non mi faceva interagire, mi faceva interagire con i fumi. Lo scaffale è ricoperto cioè, di polvere, ma al di sopra c'è una lettera. Che cos'è questa? Hopspeak Academy? Sembrerebbe essere sepolta sotto a un cumulo di polvere. Forse deve essere rimasta qui per un bel po' di tempo. Beh, vediamo cosa c'è al suo interno. Ma non dovremmo leggere le mail delle altre persone senza il loro permesso. Buonasera Kin, come mai live a quest'ora? È tardi, dovremmo andare a letto. Ma ciao Haruko, buongiorno a te, come stai? Ragazzi, se non lo seguite andate a seguire anche il caro Haruko. Come stai? Tutto bene? Che è un bravissimo streamer e se lo merita anche lui. Cioè le lettere, non le mail, ma vabbè. Beh, quello che non dovremmo fare è non leggerla, perché potrebbe esserci qualcosa al suo interno. Ok. Ho rotto il timbro e boh, abbiamo aperto sta lettera. Vediamo cosa c'è scritto al suo interno. Dall'ufficio esecutivo della Hopspeak Academy. Io sto seduto, tra un'oretta mi tocca andare da Drugo a giocare It Takes Two. Tu come stai? Come procede su Dan Dan Dompa? Allora, intanto buona live a voi allora per quando andrete a giocare a It Takes Two. Io invece sta andando bene, ho appena iniziato il capitolo 2, che è praticamente
il caso dopo il trial dove abbiamo scoperto che Leon ha ucciso Sayaka. L'abbiamo appena iniziato, stiamo esplorando in giro, per cui non è che stiamo facendo chissà cosa per adesso, ma ok. Ho consigliato un gioco nel Nintendo DS di Ronny, forse potrebbe essere un gioco buono anche per le tue live. Ah, che genere di gioco, Nutella, se posso chiedere? Attraverso gli anni abbiamo commissionato sempre roba ai giovani più brillanti del mondo. Abbiamo una lunga e orgogliosa storia per essere un istituto che cioè, fa da supporto governativo. Una visual novel, ok. I i diplomati, vabbè, entrano nella società subito pronti a un ruolo attivo nelle nostre leadership per ogni campo lavorativo. Comunque, la Upspeak Academy adesso deve essere al più basso punto della sua gloriosa storia per il tempo in cui viviamo. Questa decisione non è stata facile da prendere, ma ci sono stati problemi seri dietro al controllo per cui è stata fatta. I graduati, mi hai ricordato che devo fare la visita oculistica quest'estate. E niente. Ma senza alcuno sbaglio. Non c'è alcuna fine. Ah no, aspettate. Ce la posso fare oggi a tradurre? No. Ma non c'è alcun errore. Questa non è la fine per la Upspeak Academy. Abbiamo intenzione di riaprire le nostre porte il più prima possibile. Non appena i problemi che hanno forzato la chiusura saranno risolti. Come abbiamo detto, per ora è la fine. E personalmente ringrazio chiunque ci abbia supportato e aiutato in questi ultimi anni. Per ora aspettiamo che l'ufficio governativo ci autorizzi formalmente di cessare le operazioni. Che cosa significa? Il contenuto di questa lettera è davvero molto interessante. Non c'è fine per l'Accademia. Vetta della speranza. O picco della speranza, anche volendo. Beh, sembrerebbe che l'Opspeak abbia smesso di funzionare come scuola. A giudicare dalla quantità di polvere sulla lettera che è stata collezionata, non sembrerebbe nemmeno essere recente. Se devo indovinare, questa lettera è almeno vecchia di un anno. Yuri Doki Doki Literature Club Official. Benvenuto nella bufera. Grazie mille per il follow. Or welcome. Thank you very much for the follow. How are you? Everything okay? Quindi stai dicendo che l'Accademia ha chiuso almeno un anno fa? È molto probabile. La mente probabilmente ha preso controllo della scuola abbandonata per fare questo piccolo spettacolo. Ma questo significherebbe che è chiusa almeno da un anno e noi siamo arrivati qui qualche giorno fa. Yuri _basso DDLC _basso official. Grazie per il segui. Va bene, Haruko. Ma non ha alcun senso. Per di più, se la scuola fosse stata chiusa, non cioè, non sarebbe stato scritto anche su tutti i giornali e gli altri media? Voglio dire, state dicendo che è accaduto più di un anno fa, giusto? Ma prima che
io sia arrivato qui, ho guardato tutte le informazioni online riguardo la scuola e non ho visto nulla riguardo ciò. つまり Questo significa che fa parte del piano della mente. Trattenerci tutti qui. Qualcuno ha creato questo posto per giudicare e giustiziare persone potenzialmente capaci di fare ogni cosa. Dopotutto, possiamo presumere che quella lettera è reale. だけど Allora, Haruko, basta con i pugni. Io ci provo, ma non so se posso mantenere i buoni propositi. Va bene. Se dovesse essere reale, però, questo significherebbe risolvere un mistero che circonda la scuola. La ragione per cui non ci sono altri studenti qui potrebbe essere che la scuola è stata già chiusa. Sarebbe ottimo. Soluzione semplice, se fosse vera. Ma allora, quale sarebbe l'altra parte? Questa decisione non è facile da fare, però ci sono seri problemi dietro a questo nostro controllo. Ma non c'è alcun dubbio. Questa non è la fine per l'Opspeak Academy. Abbiamo intenzione di riaprire le porte il prima possibile. No, l'abbiamo già letto, però. Che cosa intendono con problemi seri? Cioè, apparentemente sembrerebbe questo il motivo per cui ha chiuso. Il dubbio, esatto. Che ci sia una connessione fra quello e quello che ci sta accadendo adesso. もし Beh, se i due eventi sono connessi, scoprire quella connessione potrebbe essere un ottimo indizio per, diciamo, sempre scoprire il motivo della mente. Lo so che forse avrei potuto tradurlo in un altro modo, ma attualmente non mi vengono altri termini. Ti piacciono i ghiaccioli? Non tutti, però la maggior parte sì. I gusti che preferisco sono limone e Coca-Cola. Dopotutto, non posso certo dirvi se riusciremo a trovare altri dettagli. In altre parole, solo la mente conosce la verità attualmente. Il motivo della mente. Se riuscissimo a scoprire perché ci ha imprigionati tutti qui, beh, sarebbe abbastanza per farci uscire da qui. Oppure... Comunque... Ho un'ottima idea su cosa ci sia nel secondo piano. Ma... non riesco a vedere nulla che possa condurre ad una via d'uscita. Kin, il ghiacciolo alla marena non ti piace? Non mi piace tanto la marena, scusa, Aru. Tutto quello che posso fare è sperare che qualcuno trovi qualcosa di utile. Ok. Sarà meglio tornare indietro alla sala da pranzo il prima possibile. Ma di già! Ma non c'è un cazzo nel secondo piano, allora. Vabbè. Solo due stanze in croce. Cioè, la piscina e la biblioteca ci sono. Il mio preferito è quello all'anice. Quello all'anice non l'ho mai assaggiato, se devo essere sincero. Non ho proprio idea di che cosa sappia. Ok, signore e signori. Com'è andata? Qualcuno ha scoperto qualcosa di interessante? C'è una biblioteca! E una piscina! Una cavolo di piscina! E ci sono degli spogliatoi pieni di equipaggiamento per fare gli esercizi. だが Quello che non c'era, però, era un qualcosa che ricordasse una via di uscita.
Già, è vero. Ha ragione. Beh, non c'è alcuna ragione per essere tutti, diciamo così, abbattuti. Aspettate prima di esserlo. Sentite la mia scoperta incredibile. Beh, aspetta, Yotaka basta con la coca. Buona l'amarena, ma i buoni limoni non saprei scegliere. Ah. Warehouse che cos'era? Ok, Buff House sono i bagni, credo. Tipo... Warehouse non ho la minima idea di che cosa sia come stanza. Ah, il magazzino? Grazie. Cioè, il magazzino e i bagni del primo piano sono adesso aperti. E il magazzino è pieno di cibo, vestiti. Quanto ne volete? Cioè, ne è così tanto che è davvero insano. Per cui andate e prendete quello che volete. Siete liberi. Tieni a mente, dopo tutto... Cioè, da tenere a mente, dopo tutto, che uscire durante le ore notturne è ancora proibito. Ok. E per quanto riguarda una cazzo di via di uscita, qualcuno ha trovato qualcosa? Beh... Non c'è davvero nulla nel magazzino che possiamo utilizzare per portare via i nostri culi da qui? Niente? Sfortunatamente no, nulla di quello che ho visto. Oh, Dio mio. Che cazzo se ne frega se abbiamo una piscina adesso? O un magazzino? O qualunque altra cazzo di cosa? Siamo ancora intrappolati in questa cazzo di scuola. Dobbiamo trovare una via di uscita. Va bene, mondo, ma state calmo, cioè. Posso capire perché sei incazzato, però. E dai, non c'è bisogno di sfogare la tua rabbia su di noi. Mondo, rilassati o ti viene un coccolone. Ma veramente? Adattarsi è la chiave, giusto? Per ora dobbiamo trovarci nella... Cioè, ci troviamo nella stessa situazione. Praticamente. Qualunque cosa tu dica. Che cosa, qualunque cosa tu dica, mondo. Per ora continuiamo la nostra investigazione. E se qualcuno dovesse scoprire qualcosa, ditelo a tutti. Per cui abbiamo finito per oggi? Beh, immagino di sì. Ma no, povero Kiyotaka, è tutto abbattuto. L'aria sembrerebbe essere di nuovo pesante. Che sia questo il piano della mente. Darci speranza per poi farci girare intorno e tradirla. Perché quei 3 puntini di sospensione su Byakuya? Interessante. Ok. Un altro annuncio della notte. Tra poco immagino che avremo libertà di esplorazione. Speriamo che non succeda qualcosa di brutto già subito, ma dubito. Beh, ci siamo ripromessi di non lasciare le nostre stanze durante le ore notturne. Per cui non c'è molto da fare. Immagino che andrò a dormire. Abbiamo finito il... Cos'è questo? Il quinto, sesto giorno? Signor Monokuma, hai un secondo?
io non mi piaccio. Non ho alcuna abilità o hobby che possa dire di essere bravo a fare. I miei voti sono totalmente nella media. I miei riflessi sono ok. Non buoni né malvagi. Potrei entrare in un college decente dove potrei farmi un paio di amici, ma forse trovare anche una ragazza normale, che è quello per cui esattamente il motivo per il quale non mi piaccio, per come sono. Adesso capisco. La mia vita è una gigantesca copypasta. Non ho immaginazione, sono perfettamente nella media. Un cartoncino tagliato praticamente, cutout. Capisci quello che voglio dire, signor Monokuma? Eh sì. È brutto sentirsi così allievo tipico. Ok, è arrivato il giorno, non Giovanna. Va bene. Chi non ha appena visto la schedule mi stende martedì repo con gente, è bellissimo. Ma perché non ci stavano tutti i nomi, Aru? Per come ho strutturato la mia schedule, non è che l'ho fatto per motivi o roba, non ci stanno tutti i nomi. Avrei dovuto scrivere con Aru, Ronny, Frika e Eleven praticamente, ma poi sarebbe stato decentrato tantissimo e mi avrebbe dato fastidio, per cui ho scritto con gente e basta. Molto non lo capisco, ma mi fa strarire. Sì, immagino. Ok. In che senso? Sono state aggiunte nuove regole. Ok. Adesso lo controlliamo allora. Deve probabilmente riferirsi a quel di ieri. Dare il proprio handbook ad un altro studente è strettamente proibito. Ma per ora è meglio sbrigarsi e andare a fare colazione. Oddio, il menu com'era? Y, sì. Ok, non si apriva. Per me camera da letto porta aperta. Ghiacciolo troppo mainstream. Ok. Sono tutti a fare colazione attualmente. Guardiamo effettivamente se ci sono... Ah, non possiamo andare da altre parti, ma... Va bene così. Per chi si fosse perso... praticamente i sopravvissuti, anche se l'ho detto io, alla fine abbiamo scoperto che il colpevole era Rion del primo caso. Mi spiace per tutti i fan di Leon, ma... diciamo che non ha avuto proprio una morte simpatica e dolce. Monokuma ci è andato pesante. Lo so che potevo teletrasportarmi, ma tanto è qua la sala da pranzo, per cui... Sì, sì, alla fine è stato Leon. Buongiorno, Makoto. Buongiorno. Siamo tutti qui? No, stiamo ancora aspettando Byakuya e Taka. Byakuya non mi sorprende, ma è strano che Taka non sia ancora qui. Conoscendo Taka, immagino che stia provando a... diciamo trascinare fuori dal letto il re del ritardatari. Ok. Aspettate. No, perché mi sono fermato? Vabbè. Sono sicuro che saranno qui presto.
Basta essere giusto un po' pazienti. えーっ Non mi dispiacerebbe aspettare loro, ma sorge un problema. Ovvero? Ho sete. E che diavolo di problema sarebbe? Madonna, Celeste è una delle mie preferite. È bella Celeste come personaggio. I fumi? Mi andresti a fare un po' di tè? Eh? Milk tea, se possibile. Perché proprio io? えーっ Beh, la tua figura rotonda mi ricorda me quando... cioè, mi ricorda il proprietario del coffee shop che di solito frequento. È davvero quella la tua ragione. いいですわね。 Riesco a sentire che la mia gola si sta seccando. In fretta, per favore. Ok. Vabbè. Apparentemente in grado di non rifiutare l'ordine di Celeste, i fumi se n'è andato dritto dritto in cucina. E dopo un paio di minuti. Grazie per l'attesa. Facciamogli le voci da cretino quando si mette in ste pose, dai. Ok, i fumi è riapparso con praticamente la roba in mano. Finalmente. Avresti potuto farlo anche per il resto di noi, lo sai? Rifiuto. Tu non sei il mio tipo. Si tratta tutto della legge della casualità. Istinto basico, azione e reazione. Beh, allora, se non vi dispiace, con un piccolo sorriso sulle sue labbra, prende la tazza di tè nella sua mano. Aspetta. Ha girato la testa dall'altro lato. Perché? E ha lanciato la tazza violentemente contro il muro. Che cazzo è successo, Celeste? Cosa ha combinato? Ma che? Ehi, perché lo stai facendo, mio piccolo bianconiglio? Odio questo genere di tè. Non riesco a capire. そうですわね。 Immagina che siamo di essere in un coffee shop. Giusto in un normale bar di ogni giorno. Mi siedo e ordino un po' di tè. Dopo mi chiedono: preferiresti il limone oppure il latte? Ora, immagina un'ulteriore immagine. Sì, aspetta. Adesso immagina ulteriormente che io risponda: ah sì, gradirei un po' di milk tea per favore. In quel caso, con il mio tè, dovrei avere un piccolo contenitore di latte, giusto? Ma questo non è per me. In che senso? Aspetta. Ah, ok, ho capito. Io faccio parte di quelle persone che preferirebbe avere il latte nel processo del... Oddio, outset al di fuori praticamente. La fragranza è così... overwhelming. L'avevo detto prima. Cioè, imponente, no? Ma questo non fa per me. Eh sì, esatto. Oggi sto facendo cagare, ragazzi. Solitamente non faccio così schifo, ma ok. Aggiungere latte o limone dritto prima dentro il tuo drink è come addossare un sacco di patatine nel ketchup. Mero condimento. Quando cerco del caffè, prima faccio una review del menu per vedere cosa offre nel proprio stile del milk tea.
Sì, esatto, sopraffare, cazzo, non mi veniva al termine, mannaggia. Grazie, Haruko. Porca vacca, ogni tanto c'ho sti lapsus assurdi. Non so il motivo. Io ho veramente dei problemi gravi e serissimi di memoria. Certe volte mi dimentico pure le cose in cucina. Mentre vado a fare altro. Mhm. No, ma ti capisco, la traduzione temporale è un parto. Sì, è vero. Mhm. Beh. E non posso ottenere alcun milk tea se non posso aggiungere il latte durante il processo. Beh, ha praticamente descritto la reazione. Ah no, se dovessi descrivere la nostra reazione condivisa da quello che ho solo sentito, sarebbe stato un tipo un'occhiataccia, perché. Vabbè. E quindi la causa di tutti quei problemi è che tu volevi. Di quel tè che volevi che mi spingessi più in là? Sì, immagino che sia un problema, forse. Anche nei caffè che offrono il proprio milk tea c'è sempre quello più costoso e quello il tè più semplice col latte. Ci vuole più tempo per prepararlo, ma certamente è per questo che diciamo, si prendono il disturbo di creare un menu per offrire il top del top della qualità. Ve lo traduco un po' così perché ormai ho perso il tocco. O il toco. Ah, che battuta. Sì, intendevo Fukawa. Ma attualmente non abbiamo un menu. Questo non importa! Sbrigati e portami quello che ti ho chiesto! Cosa? Ok, il tuo piccolo porcellino ti porterà quello che ti hai chiesto. Amo quando la gente condivide. Sembravi una persona totalmente diversa adesso. Già, davvero. Sembravi veramente una psicopatica. Lo so che c'era di più riguardo lei. L'avevo notato già dal primo nostro incontro. Ma odierei averla come nemica. Seriamente. È davvero spaventosa. Ok, ce l'abbiamo fatta a fare sto pezzo. Mio Dio. Le porte della sala da pranzo si aprono. E i ritardatari entrano in scena. Ma cattive notizie, ragazzi. Un nuovo mistero ha preso piede. Eh? Che cosa succede? Sembrerebbe che Byakuya si rifiuti di lasciare la sua stanza. Beh, sono rimasto lì per continuare a suonare il suo campanello ancora e ancora. Però non si è mai mostrato in prima persona. Magari semplicemente non è lì. Mi piacerebbe pensare che sia così, però sono preoccupato che magari qualcosa gli sia successo. Che cosa intende con. Non aveva nient'altro da dire. Tutti quanti avevano capito direttamente che cosa significasse quello che aveva detto Kiyotaka. Immagino che sia un'ottima idea se ci dividessimo e andassimo a cercarlo. Sì,
Stavo giusto per suggerire la stessa esatta identica cosa. 何よ Smettetela di provare con questa cosa del tutti quanti. Ok, allora io andrò a controllare ancora la sua stanza per per un'ultima volta. Mhm. Proverò a continuare a suonare il bottone finché non otterrò una risposta. Bene, allora. Il resto di noi può andare tranquillamente a controllare tutta la struttura. Già prima che per l'appunto sia troppo tardi. Mhm. Comunque dobbiamo fare il nostro meglio per trovare Byakuya. Ma dove potrebbe essere mai andato? Forse dovrei andare a controllare nuovamente il secondo piano della scuola. Ok. Ah, Celeste se ne sbatte il cazzo. Dice che minchia me ne frega di Byakuya, se ne rimane lì. Io mi sto prendendo il milk tea di fumi. Giustamente. Grandissimo. Qua c'è mondo. Non avevamo visto la bathhouse esattamente. Qua ci stanno le pantofole. Le pantofoline. Il pantofolaio. Ok. Qua ci sono le sedie per il massaggio. Cioè, probabilmente tanto sarà in biblioteca Byakuya, cioè... Però mi esploro la scuola, già che ho un attimo di tempo libero. Per tutte le cose che non ho ancora visto. Ok. Caro mondo, non credo che ti parlerò tanto... Non è qua che dobbiamo andare. Dirigiamoci direttamente al secondo piano. Il secondo piano stava per l'appunto alla mappa, al secondo piano. Ok, second floor. Archive, library. Andiamo... Ah, non posso andare. Qua ci sta Ciro. È questa la biblioteca? Sì, ok. Quando ho aperto la porta della biblioteca e ho guardato al suo interno... ho pianto in sorpresa. Ah, oppure ho urlato, tipo... Byakuya? Quello si stava facendo i cazzi suoi. Giustamente. Tutti si sono preoccupati per niente, lui che se la cilla in biblioteca. Fra tutte le cose che mi ero immaginato, sicuramente questa non era fra una di quelle. 何やってんの釣りでもやってるように見えるか読書中だ静かにしろ Giustamente in biblioteca. ごめんじゃなくてさこんなとこで何やってんのみんな心配して探してるんだよどうして探されなければならない Chissà perché. 朝はみんなで集まって朝食って約束だったでしょ Ah, 約束 una promessa. Adesso dirà qualcosa come... Ma chi se ne frega, probabilmente. たくゆっくり読書もできないのか Vabbè. Byakuya ha chiuso il suo libro e si è alzato. Praticamente. E nel frattempo gli altri devono avermi sentito, diciamo, urlare e si sono mostrati uno dopo l'altro. Byakuya! Quindi era qui dove ti stavi nascondendo? Ma che cavolo ci fai qui dentro, amico? Eravamo davvero preoccupati. Beh,
Non che abbiate la ragione di esserlo. Stavo solamente leggendo. Non avevo mai letto una storia così prima, ma immagino che potrei utilizzarla come prova utile ad un certo punto. それは Che cosa stai leggendo? Una novel mystery? Aspetta, quindi avevi già intenzione di imparare qualcosa per tradirci? Non essere stupido. Già. È solamente qualcosa da tenere a mente. Già, cosa? 当然だ。 Se dovessi decidere di combattere... Dopotutto... Beh, utilizzerei qualcosa di originale. Che cosa stai leggendo? Una cosa molto importante, rispose, nascondendo uno yaoi nella copertina di un libro di storia. Giustamente. D'altro canto, questo gioco nostro sarebbe totalmente noioso, no? Non è così... Aspetta. Veramente. Non tanto spesso succede che partecipiamo in qualche attività ad alta tensione. Per cui, se doveste provare a farlo, assicuratevi che almeno sia intrattenente, no? Le sue parole praticamente mi attraversano la spina dorsale. C'era un sorriso innegabile sulla sua faccia non appena aveva parlato. Sembrava quasi come se si stesse divertendo a far parte di questo tipo folle gioco di uccisioni. Non è folle, lo so, deranged e... Adesso non mi viene il termine in italiano, però. Però so che cosa vuol dire. Bella Zin. Ciao Shap. Come stai? Tutto bene? Ti faccio lo shoutoutino, caro Shap. Andate a seguire Shap, che anche lui è un bravissimo streamer. E facciamo ogni venerdì la serie con sulla Nuzlocke di Pokémon Platino. Ma che cazzo intendi dire con gioco? Questo è un gioco. Un gioco di vita o di morte. E ci può essere solo un vincitore. Questo è tutto. Ha ragione. È un gioco fino allo zero. Grazie per il sonno, muoio di sonno. Ah, oh no, cavolo. Non sono riuscito a dormire. よろしいですか Fa parte di una teoria del gioco. Diciamo un modello matematico. Diciamo che ogni venerdì falliamo la Nuzlocke. È anche vero, è anche vero. Nella teoria del gioco, quello che stiamo affrontando adesso viene chiamato Zero Sum Game. In questo tipo di gioco, in ordine, per una persona... Per guadagnare qualcosa, un'altra deve necessariamente perdere qualcos'altro. In altre parole, in questa situazione, i partecipanti devono competere per le loro risorse o le posizioni. Vuoi dire che è una sorta di elimination match? 実は Esami per entrare, tornei sportivi. È un'apertura del lavoro. Per lo più per la maggior parte delle interazioni sociali cadono in questa categoria. Troppo raffreddato. Ancora da venerdì?
Mhm. Tutti quanti per ottenere qualcosa che è limitato devono, diciamo, partecipare. E se succedi, beh, qualcun altro deve fallire. Questo si applica sia alla vita scolastica che a quello che sta succedendo qui. E in questo caso よろしいですか？ le nostre risorse limitate sono quelle che ci fanno diventare... quelli di noi che diventeranno il Black End. つまり Mhm. Quindi in questo tipo di gioco è stato designato fin dall'inizio per essere vinto da uno di noi, praticamente, sconfiggendo tutti gli altri. Questo non è quello che mi era passato per la mente. Ed è per questo il motivo che adattarsi è così cruciale. Per quelli che vogliono scappare devono scomparire. Per cui non ci sarebbe alcuna ragione continuare a giocare il gioco. Per, diciamo, quelli che non riescono a trovare il Black End, lo sta dicendo Celeste. なんだ Mhm. Byakuya si deve dare una calmata anche lui, veramente. Ma perché mai dovrei smettere di giocare? È così divertente. Ha sorriso nuovamente non appena ha parlato. Ok, Byakuya è uno psycho pure lui. Praticamente. Il suo sorriso era pieno di intenti malvagi. E la sua faccia si era trasformata in un qualcosa di non umano. Ludopatici. Sembrerebbe che se nessuno raggiunga quella possibilità, aspetta. Sembrerebbe che in questo modo, anche se non... così facendo non raggiungeresti la possibilità di perdere, dico bene? 当然だ Esatto. Vabbè, qua onestamente mi sto perdendo tra le parole. Sono mezzo rincoglionito, se devo dirla tutta. Tu non parli come gli altri. Esattamente quello che mi aspetterei dal figlio dei Togami. Quindi è solo normale arroganza, non è vero? Puoi parlare in questa maniera, ma che cosa succederebbe se dovessi morire? ありえん Non lo farò, semplicemente non è possibile. Ma chi cazzo ti credi di essere? Lo sai? Semplicemente non riesco a crederci. A credere che cosa? Che un qualcuno di maleducato, senza cervello e un inutile pezzo di immondizia come te sia sopravvissuto così a lungo. Io ti ammazzo! 何度も言わせるな Come ti ho detto, non morirò. Continui a ripeterlo, ma... non preoccupatevi a discutere con lui. Per lui la possibilità di perdere è semplicemente... non esiste. Dopotutto è l'Ultimate Affluent Progeny. Un ragazzo cresciuto dal successo fin dal giorno in cui è nato. Se si considera che la vittoria è il suo destino e ha vissuto la vita in quel modo, i test e le sfide sono semplicemente modi per uscirne vittoriosi per lui, anche se si tratta di una situazione di vita o di morte. Non è forse così, Byakuya? Almeno uno di voi sembrerebbe aver capito. 素敵ですわ。 È così perché io sono come te. I giochi sono fatti per essere vinti. やめろ Mm.
Stai suggerendo che noi due siamo sullo stesso livello? Chiudi quella volgare in bocca tu. Quella tua volgare bocca. Mhm. Beh, ti chiedo scusa. Comunque, lasciate che vi dica una cosa a voi tutti. Avrete bisogno di provare più duramente. Se un avversario deve dare il meglio di loro, non dà il meglio di lui, dove sarebbe il divertimento per me? やっと Ma è un terribile modo per guardare なんだ la cosa. Mm? だって Questo non è un gioco, le nostre vite sono in prima linea, lo sai? Uccidere i tuoi amici è come... そんなの è 絶 così orribile. Amici? E chi l'ha deciso? Non siamo amici. No, è l'opposto. Siamo in competizione. Siamo nemici. でも Ma... なんだ ma cosa? Smettila di forzare le tue contraddizioni su di me. E accetta quello che ti sto dicendo. えっと おい Sì. Se hai da dire qualcosa, fallo. Altrimenti tieni la tua bocca chiusa. Povero Ciro, povero Ciro. Ciro, mio grande amore, non date fastidio al mio tesoro, brutte cacche. Io come te, Felix. ごめんなさい Mi dispiace. Ehi, testa di merda. Smettila di bullizzare le persone che non riescono a controbattere. Perché non provi a farlo da qualcuno come me? Quindi pretendi di essere amico, eh? Per quanto lungo hai intenzione di durare? Vaffanculo. なんだ È tutto quello che hai da dire? Beh. Mi dispiace dirti che è una perdita di tempo utilizzare... No. Aspetta. No, ho sbagliato, scusate. Stavo dicendo tutt'altra roba. Sfortunatamente stai sprecando il tuo fiato su... del vuoto, praticamente. Sì, è vero. Ed è così. Sei fottutamente morto. ちょっと Aspetta. Calmatevi un attimo. Io sono calmo. E in quale modo tu saresti calmo? Comunque non ho la minima intenzione di lavorare con il resto di voi. Per un secondo di più. Per cooperare durante un gioco di eliminazione... Beh, francamente è una perdita di tempo. E io odio perdere tempo. Perdere del tempo. ありえん Far parte di questo gruppo amichevole durante i pasti è fuori questione. Qualcuno potrebbe facilmente avvelenare il nostro cibo. Preferirei non fare parte di quella fetta di persone. Smettila di parlare come se fossimo in un cazzo di film o qualcosa del genere. じゃあな Allora l'unica cosa che ho da dire è sentitevi pure liberi di fare quello che volete. Addio. E senza guardarsi indietro, Byakuya se n'è andato. Sto facendo cagare in sta live, vabbè. Praticamente... yeah. Byakuya non vuole far parte del nostro gruppo di amici. Dovremmo... o rischia brutto o boh. Praticamente. È un grande punto interrogativo. È davvero serio riguardo a tutta quella roba? Sì, lo è. Non c'è ombra di dubbio. Beh, allora che si vada a far fottere. そうかも Ma allora, come ha detto, non è necessario
Cioè, potrebbe non aver torto. Voglio dire, come potete essere certi che qualcuno non avvelenerà il nostro cibo? E dai, anche tu, Toko? どうせ Beh, non che chiunque importi qualcosa se io non ci sia, no? Attualmente voi tutti volete che io me ne vada. Pensate che io sia disgustosa. Nessuno di noi pensa ciò. そうに決まってるわ Semplicemente non lo date, non lo dite. Conosco un paio di persone come te che fanno le vittime, ma sei totalmente fuori strada qui. Voi pensate che io non lo sappia, però voi mi volete morta. なんなのよ Sono sicura che il resto di voi pensi la stessa cosa, non è vero? Ehi, aspetta, Toko. Lasciatela andare. Mhm. Una volta che finisce in quel modo, non c'è nulla che tu possa dirle per controbattere. Effettivamente, mi sembra quel genere di persona. Ok. Dopo che finisce la colazione, un paio di domande sorgono senza risposta. Ok, tutti quanti tornano in stanza. Ok. Ah, abbiamo free time. Yeah. Ragazzi, si va in giro per la scuola. Andiamo alla gacha machine. E ci compriamo un po' di regalini. Con i soldi che abbiamo vinto. Cioè, con i gettoni che abbiamo vinto dal trial di Leon. Noi abbiamo dato in pasto a Monokuma, uno dei nostri compagni, e lui ci ha dato i gettoni per abbondare con i sopravvissuti, praticamente. Che roba. Makoto ha troppa pazienza, onesto. Veramente. Sì. Come si facevano a mettere i coin? Ah, ok. Facciamone 10. Vediamo cosa esce fuori. Un anello. Ok. Altri 10. Vediamo cos'altro. Cos'è? Un'armatura o un manichino? Oh. Non lo so. Che è sta roba? Boh. Lucky. Mi ha dato un coso in più. Nice. Boh. No, ho sbagliato, non volevo fare 2. Vabbè. Delle cuffie con i coniglietti, che belle. Prendiamo ancora qualcosina. Questo palesemente per i fumi. Cioè, non mi prendo nemmeno la briga di dire no, è per qualcun altro. No, è per i fumi. Assolutamente. Ok. Io ragazzi il free time vorrei farlo con Ciro, a dire la verità. Poi se volete gli altri li facciamo con altri personaggi che mi consigliate magari voi. Vi faccio vedere un po' chi è sopravvissuto per questi capitoli e noi siamo Makoto e decidiamo chi approcciare. Il primo che scrive si accolla il secondo free time event del capitolo. Se lo aggiudica. Lo scorso capitolo abbiamo fatto Sayaka che era obbligatoria, Chihiro e Yasuhiro come free time event. Per cui io intanto vado a cercare dove sta Chihiro. Voi tirate fuori i nomi, vediamo chi sarà il fortunato. C'è Toko, Mondo,
Ok, piscina. Dove cazzo sta Ciro? Ah, eccolo. Eccola. L'ho trovata. Togliamo la mappa. Ecco qua Ciro, davanti alla piscina era. Che succede? Oh, Makoto, non avevo realizzato che fossi qui. Dovrei tirar su di morale Ciro? Ma sì, dai. そうだね Mhm. A me stanno tutti sulle balle, a parte Ciro, quindi aspetterò qualcun altro dica qualcosa. Va bene, Felix. Già, potrei utilizzare un piccolo cambiamento di scenario. あの Che ne dici di farmi compagnia per un po'? Ok. Abbiamo speso tempo con Ciro. Siamo diventati più amici. Sì, ma certo, diamole un regalino. E cosa le diamo? Vediamo cosa abbiamo. Ah, le diamo la spilla con i gattini, dai. Del gattino. Vediamo se le piace. No, non le piace. あの No, mi ha odiato il regalo. Immagino che qualcun altro possa apprezzare di più questo regalo rispetto a me. Forse dovresti trovare qualcun altro a cui darlo per farne un utilizzo migliore. Cazzo! Ho sbagliato. Pensavo le piacessero. Invece no. Allora. Andiamo da Ciro. A sto punto, dato che hai detto Ciro, Felix, ci riproviamo. Ci riproviamo assolutamente. Assolutamente sì, proviamo a... ごめんなさい Mi spiace di averti fatto preoccupare. ありがとう Però sono felice che tu sia qui. Ti ringrazio. Ok. Siamo diventati più... vicini. Allora, non le piacciono le cose carine. Perfetto. Zol's Diamond. Non credo che le piaccia un anello. Fresh Binding. Non credo possa piacere. Roccia lunare. Tips and Tips. Questo credo che sia per Togami. O Byakuya. Vediamo il Pamis. Non so cosa sia. Vediamo. Ah, le piace. Boh, va bene. Mi stai dando questo? ごめんなさい No, non ti scusare, Ciro. Non... Ok. È arrivato il night time. 校内放送 Mi sa che faccio Kyoko. 10時になりました Ah, è la pietra pomice. Oh, effettivamente ha senso. Perché Pomis, sì, ha senso che sia la pietra pomice. Non ci avevo pensato, Felix, grazie. ただいまより夜時間になります Mi è proprio passato di mente. まもなく食堂 Ok. はドアをロックされますので Ups. 立ち入り禁止となります Abbiamo perso un paio di frame. Spero che non ci sia... non sia caduta la live. No, mi sentite? ではではいい夢をおやすみなさい Perché adesso sta perdendo frame? Mi si è attivato il neurone. Un altro giorno andato. Ma anche se questo giorno è passato, questo gioco non lo è. Ah, ok, sono a posto, meno male. Per quanto ancora durerà? Tutta l'ansia e lo stress mi hanno praticamente fatto crollare a tarda notte. Cioè, mi hanno tenuto sveglio fino a tardi, in realtà. Non so perché l'ho tradotto così prima.
Quando vedo una ragazza carina ho la tendenza a guardarla. No, non si fa. Non si fa. Non riesco a smettere. È solo una sottospecie di guardo con intensità. L'altro giorno ero con la mia bicicletta vicino alla stazione ferroviaria トイレ praticamente. の大きな鏡をじっと見つめてしまったもの。 Io ero nel bagno e mi stavo guardando allo specchio. Ah, sì, esatto, non si fissano le donzelle. No, in realtà non si fissano le persone in generale perché è un po' maleducato. Sì, esatto. Mi hai anticipato praticamente. お前ら、おはようございます。さて、今日も張り切 Hai って proprio いきましょう。 colto il segno su quello che stavo per dire, bravo Felix. Beh, immagino che andrò dritto nella dining hall prima di tutti gli altri. Ok. Poi ci dobbiamo andare ad esplorare per bene il logo. E il neurone, va bene. Ok, siamo andati a fare colazione come al solito, ma... Ma cosa? Questi sono tutti quanti? Beh, sembrerebbe che siamo pochi. Byakuya e Toko... Beh, non sono qui perché dopo quello che hanno detto ieri, giustamente. Anche il tavolo sembra più grande in qualche modo adesso. Beh, immagino perché 3 persone sono morte e 2 sono assenti. Già. Con il fatto che mancano 5 persone ha senso che sia leggermente vuoto. うん Che sembri leggermente vuoto. Capisco la cosa di Byakuya, ma non dovremmo controllare almeno Toko? リアルな話 Io dico di no. È davvero fastidiosa. Come puoi essere così freddo? Tu che sei un pezzo di roccia candida. いいかね No! Che cosa? No, la roccia candida non è fredda. È dolce. ちくそが No, perché ho detto roccia candida? Vabbè. Non è roccia candida, è roccia... Vabbè. Sono un po' rimbambito, si nota, eh. Ti ho mandato una cosa su Discord, non distrarti, poi dimmi cosa ne pensi. Ma no, te la posso guardare anche adesso, in realtà, Ciel. Vai tranqui. Te la guardo anche ora. Mondo nome assurdo. Veramente. Ce l'ho tradotto in candida, manco me ne sono accorto, ma vabbè. Ok. Fa molto ridere come cosa. Vediamo. Davvero strano. Oddio. Posso dire che... È bello. Cioè, volei fare tipo una sorta di fanart estiva? Cioè, in quel caso mi va bene. Se volei fare tipo una sorta di roba estiva. Puoi farlo, allora te lo concedo. Comunque è Byakuya il vero problema. Se non lo teniamo sott'occhio, potrebbe veramente uccidere qualcuno. Beh, lo avete visto con i vostri stessi occhi. Non abbiamo altra scelta. Prendete delle corde, dobbiamo tenerlo legato. Beh, immagino che sia un po' troppo, in realtà. その通りだ Ha ragione. In questa situazione non c'è nessuno più spaventoso di lui attualmente. Non sappiamo quando un alleato potrebbe perdere le staffe.
Mondo comunque ha i capelli a pannocchia. Sì, ha tipo il pompadour Mondo. Ce l'ha più lungo di Josuke e di Jojo. È come quando eravamo bambini e facevamo... qualcuno andava pazzo nella giornata degli sport o qualcosa del genere. Perfetto, LOL. Io non lo vedo molto estivo, molto festivo. No, perché ho visto che stai facendo tipo una sorta di costume da bagno, quindi mi sono immaginato che volevi farla tipo una tematica estiva. Poi potrei sbagliarmi, effettivamente. Capelli a promosci dell'elefante per la cronaca. Il pompadour a pannocchia, esatto. Ma di che cazzo state parlando? Cioè no, di che cazzo stai parlando? Tu usi la corda per fare robe durante la guerra? Idiota. Non sono un idiota. というやつは Tu sei un idiota. Ma chi è che stai chiamando stupido? Che succede, Ciro? Non sembri molto in forma. No, è che sono un po' self-loathing. Come posso tradurvelo? È tipo oppressa? No, non è oppressa. O inutile. Aspettate, prendiamo il translator. Self-loathing. Perché devono mettere sti termini strani che non ho mai sentito? Autodisprezzo. Ah, è che mi disprezzo. Ok. Ti disprezzi? Beh, dopo quello che Byakuya mi ha detto ieri, ero così nervosa che mi sono rinchiusa. Non ho niente da dire. Mondo alla fine è venuto ad aiutarmi e mi ha detto che io ero comunque qualcuno che non è in grado di controbattere. Odio quanto sono debole. Ah, capisco. Mondo fa sentire depressa. Eh? E in che modo dovrebbe essere colpa mia? おい Non stavo cercando di essere cattivo. Per di più, le ragazze sono normalmente deboli, giusto? Non credo che dire questa cosa sia bella in realtà per le ragazze, caro mondo. E te lo dice uno che in realtà è uno stecchino e potrebbe essere spezzato in qualsiasi momento. Le ragazze sono deboli. Sakura esiste. Sì, esatto, che è tipo il doppio se non il triplo di mondo. Stai piangendo? Perché stai urlando come un lunatico. Povera Ciro, sta piangendo. おいおい E dai, non piangere. È colpa mia, va bene? Non ti urlerò più contro. Davvero? Non sono sicura che possa crederti. Stai zitta. Ho capito. Ti farò una promessa da uomo. Una promessa da uomo? そう Forse l'ho già menzionato prima, ma fin da quando ero bambino c'era una cosa che mio fratello mi aveva ripetuto ancora ed ancora. Ha detto non importa come, un uomo deve sempre mantenere le sue promesse. Ed è tutto quello che mi ha lasciato. Ti ha lasciato? Oh già, mio fratello è morto. Oh, capisco. そうだな Comunque non ne voglio parlare.
Non vorrei farvi piangere. Oh, Comunque, potete fidarvi di me quando faccio una promessa. Per cui non ti farò più piangere. D'accordo. ありがとう。 Grazie, Mondo. oh, Certo, でも però ancora non riesco a piacermi. Vorrei essere un po' più forte. Se sono così debole da piangere per qualsiasi cosa, allora non va bene. Salve, Kinif. Hello, Ultra Creeper. How are you? Everything okay? How are you? Però non stressarti più di tanto per il fatto di essere forte. えっと No, io voglio diventare più forte. Forse dovrei iniziare a lavorarci su. Beh, in quel caso sarei lieta di aiutarti in qualsiasi momento. I've ordered pizzas yesterday. I'm going to finish them today. Oh, I see, I see. What did you put on the pizza? Tung 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 sahur. But then... Ok, no, scusate, stavo per leggere in inglese perché ho parlato in inglese con Ultra Creeper, merda. Scusatemi. Mi son distratto. Ma allora la signorina Fujisaki verrebbe spaccata in 1000 pezzettini? Sì, sì, parlava di allenarsi per mettere su muscoli. Esatto. Ho detto qualcos'altro. Non me ne sono manco accorto in caso. One pizza with bacon and meat, and one pizza with meat and vegetables, and one pepperoni. Oh, I see, I see. 3 pizzas? Literally, if I have to be sincere, literally when I order pizza, the major part of times I can't finish one, so good luck for eating 3 of them in one time. Stai zitto. Ah, not in one time. Oh, sì, sì. No, no, parlavo del fatto che hai cambiato lingua per sbaglio mentre leggevi, molto simile. Ah, ok, ok. L'hai ordinata ieri. Ah, yesterday. I see, sì. Oh, finalmente un sorriso, eh? Già. ありがとう。 Grazie mille, ragazzi. Sembrerebbe che Ciro sia ritornata un po' vivace. Già. Se continuiamo ad aiutarci così a vicenda, riusciremo ad uscire da questo posto del cacchio prima o poi. Voglio dire, fra qua un giorno sicuramente. Però il nostro più grande problema attualmente sono gli altri due che non si sono mostrati durante la colazione. Il che... Cosa potrei provare a fare per capire quei due in maniera migliore? Ok, cosa dovrei fare oggi? Free time. Ok, vediamo chi possiamo andare a cercare. Perché mi sa che... Non so se ci sia solo un'abilità che danno i presenti. Perché in caso provo a parlare con altre persone. Infatti, tipo, guardiamo Ciro se ci ha detto qualcos'altro. No.
What have you been doing, Kin? Are you going to sea this summer? No, probably not, because I'm too poor for see the sea. Haha. A game. A joke. No, okay. Seriously, probably not. Probably I will stay at home this summer. Allora, proviamo a vedere con chi parlare. Io direi andiamo da Kyoko, dai. Che forse ci può essere d'aiuto. Ok, devo abbandonare anche il lurchino che tra un po' tocca startare. Buon proseguimento, Kin. Ciao ciao Haruko, alla prossima. Grazie mille per essere rimasto in lurchino e per essere passato. Grazie mille. Ciao. Però potevi rispondere alla domanda, maledetto, quando l'ho fatto. For the whole summer, Kin, if you stay at home all the time, you'll never find a girl. I know. It's not a bother for me. Qua ci sta Byakuya, qua c'è Kyoko, eccola. Cosa c'è? Perché stai saltellando come un piccolo coniglietto? Sokin, are you no, I'm not. Simply, actually, I'm not interested. Non hai nulla da fare? Sì, parliamo un po' con Kyoko, dai. Non ho alcuna ragione per rifiutare. E non sono certo il tipo da rifiutare. Anche Kyoko l'approvo ora che ci penso. Per di più... mi trovo sempre più intrigata da qualcuno come te. Di già? Cioè, non ti ho parlato una volta, Kyoko. Ok. Diamole un regalo. Vediamo cosa potrebbe piacerle. Vediamo cosa potrebbe piacere a Kyoko. Fresh bindings. Questa l'abbiamo già usata. Non credo le orecchiette da coniglio. Sicuramente non la figure. Questo non so cosa sia. La Murrock l'ho già usata. Forse questo potrebbe piacerle. Tips and tips. Non lo so. Proviamo. Vediamo. Ah, forse sì. Ne sei sicuro? Mi spiace. Significa che le piace? Credo allora che sia neutrale questa risposta. Sei spaventato, Makoto? Eh? Essere intrappolato in un posto come questo? Beh, chi non lo sarebbe? Certo che sono spaventato. Essere intrappolato in questa scuola insana... Ah. Ok, sembra giusto. Sembra giusto? La paura è la prova che la tua immaginazione funziona. Francamente, mi sento male per chiunque non riesce a provarla. Mom, you will become a doctor. Father, no, you will become an engineer. Me in the next room. Tun 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 so. It's really stupid. But it's funny. Senza immaginazione non puoi dedurre quale sia la prossima azione da compiere. Ma invece riguardo te, sembri totalmente calma. Ti comporti come se non avessi affatto paura. Ovviamente sono spaventato anch'io. Semplicemente nascondo le mie emozioni. Non c'è alcun vantaggio che... nel mostrarle agli altri praticamente. Tu le nascondi? Quello che intendo è che non sono semplicemente aperta come lo sei tu. Così aperta. Per cui
La paura che sperimento è leggermente diversa dalla vostra, immagino. I have a question. What kind of question? Ultra Creeper. Che cosa intendi? それは Tu sei spaventato riguardo a quello che potresti perdere, giusto? そう Ma io ho paura di quello che ho già perso. No, aspetta. Credo di non aver capito. Lo so. E se n'è andata, praticamente. じゃあね Addio. Va bene. Is it okay? Use the verb assolvere instead of perdonare if it talking about redeeming or forgiving a sinner. Assolvere. Yeah, you can use it, but it's literally in this context is like talking like a person of the history, probably, because assolvere in that context, yeah, it's literally a bit old. E con essa se n'è andata. Beh, immagino che stiamo iniziando a conoscerci. Potrei parlarle un'altra volta. Non riesco totalmente a capirla. Ok. Abbiamo aggiornato la scheda di Kyoko. Credo che faccio un'interazione con più o meno la maggior parte degli studenti, perché vorrei comunque ottenere più abilità possibili che potrebbero essermi utili nei Crash Trial. Do you mean it's like saying do art of you are in English? You will do the solver in the context of a crime, honestly, but in general you can use it in the sense of absolve this chair from. Sì, esatto, anche quello volendo. Yeah, it's like more a crime situation, a solver. From a trial. Volendo potremmo parlare con Celeste. Oh mio Dio. Forse potrebbe darci qualche abilità utile lei. Anche se non so cosa potrebbe piacerle. Andiamo prima... Ah, sta proprio qua, perfetto. Facciamo giusto attenzione. Celeste è psicopaticona, però sì, potrebbe essere utile. Veramente. A sto punto utilizziamoli tutti i cosi. Are there more suitable synonyms for perdonare? Let me think about it. Donare. Honestly, I don't think so. In this moment I don't... L'unico che la voleva, la palla, è già morto, ma vabbè. Anzi, è stato preso a pallate, per l'appunto. Non credo che le voglia mai più vedere in vita sua. Ah no, è già morto, scusate, effettivamente. Ho detto cazzata. Ho detto cazzata. Ah, i cup noodle.
Un libro. Qua abbiamo parecchia roba. Vabbè. Non credevo che si potessero nemmeno estrarre questo tipo di cose. Senza ombra di dubbio quella la vuoi i fumi. Non mi faccio nemmeno due domande. Andiamo a vedere. Adesso abbiamo un po' di roba. Allora, l'uscita era qui, credo. Giusto? No, non era questa. No, non era questa. Ho sbagliato, ho sbagliato. Ho sbagliato stanza, merda. Yeah. Rimettere, ma devi contestualizzarlo bene con la frase più che altro in realtà. Because with another context it means a total different thing. Ok. Sì, esatto. Un gioco di possibilità. Sarei felice di svuotare il tuo portafoglio e dimostrartelo. Ok. Nice. Siamo diventati più amiconi. Sì, diamole un regalo. E cosa le diamo? Cosa potrebbe piacerle? Sicuramente il nono. Non credo che le possano piacere. Ah, forse questo. Lo Zol Diamond, credo. Vediamo se le piace. Sì. Interessante. Gli dei hanno, hanno sentito la mia preghiera e il mio desiderio è stato esaudito. Tutto questo è perché per la mia simpatia e compassione quotidiana, non è vero? Va bene, Celeste. Ma cosa vorrei condividerti con qualcosa? Che cosa? Olè, Celeste Riccona wannabe, esatto. La mia strategia perfetta per le scommesse? Esiste veramente un qualcosa del genere? Certo che esiste. Sei pronto? Presta attenzione. Rimettere i miei peccati. Yeah, but rimettere a posto i miei peccati forse è meglio. Perché rimettere basta... Cioè, suona un po' forzato, probabilmente. It sounds strange. A little forced. Without a posto after rimettere. Ok. Comunque la parte più eccitante dello scommettere è che c'è il potere che può sopraffare qualunque strategia. C'è la... Esatto, il potere della fortuna. La remissione è il termine tecnico, quindi i peccati vengono effettivamente rimessi. Sì, esatto. Però è proprio strano da utilizzare, cioè è un linguaggio aulicissimo. Ci sono due tipi di fortuna, quella buona e quella cattiva. Non ci sono vie di mezzo. Vado a farmi rimettere. Sì, esatto. E la fortuna si costruisce attorno ad ogni umano al momento della sua concezione. Tipo come un programma per computer. Qualcuno la chiama fato. Ma la frase è la fortuna è vita. Alright, it's enough talking about culture. Let's
Get back to talking about brain rot contact. Oh no. Vedi quello che... Cioè, capisci quello che voglio dirti? Vuoi dire che questa è la tua strategia perfetta? Esatto. Lo sai? Sono stata programmata per avere una gran fortuna. E quando occorre scommettere. È per questo che io non ho mai perso. Quindi... È tutto questo? Beh, tu sei l'Ultimate Lucky Student, no? Come percepisci questa mia fortuna personale? Un giorno spero di metterla a confronto. Beh, ti auguro una buona giornata. Ok. Vai a botte di culo. Sì, esatto. La tattica per vincere di Celeste a fortuna. Sì, no alla polizia no è stupidissimo pure. Ma ne... Cioè, sia Kyoko che Celeste mi hanno incrementato gli skill points, ma non ho altre abilità, vabbè. A sto punto vediamo gli altri studenti. Beh, immagino di essere leggermente affamato. Sarà meglio andare a prendere qualcosa da mangiare prima che si faccia notte. Dovrei andare nella sala da pranzo, immagino. Andiamo nella sala da pranzo. Sì. Come mai questa canzoncina così? Cioè questa host così... triste, tra molte virgolette. Volevo solamente qualcosa da mangiare. E ora mi ritrovo in qualcosa come questo. Attualmente no. Direi che ci sono già finito dentro. Oh no! Un dialogo fra Kiyotaka e Mondo. Ehi Makoto, tempismo perfetto. Che cosa sta succedendo? Ho un favore da chiederti. Un favore? Ho un brutto presentimento riguardo ciò. Allora, vediamo un attimo. Sei arrivato proprio al momento giusto. Devo chiederti il massimo della tua cooperazione. Vediamo Mondo. Invece che dici? Forza Makoto. Dovrai essere il nostro testimone. Testimone? Testimone per cosa? Questo ragazzo sta parlando male di me dal giorno 1. Mi chiama codardo e tutta roba del genere. Tutte cacate simili praticamente. Beh, perché tu sei un codardo. È per questo che utilizzi la violenza per risolvere i tuoi problemi. Quello che non puoi fare, che la società ti chiede, lo fai semplicemente camminando, indossando quella roba. Che cazzo hai detto? Tu non sai niente. Hai già perso te stesso per essere un codardo senza essertene accorto. Quindi stai dicendo che tu non saresti un codardo? E tu saresti piuttosto di me? Io so di esserlo. Bene allora, provami quello che io non ho. Accetto la tua sfida. You said you're not interested in finding a girl. So doesn't that mean that you already have someone? No, it's not that. It's not my situation. But simply I don't search one in this moment.
Quindi, qualunque cosa stia per succedere, Makoto, tu dovrai essere il nostro testimone. Vuoi picchiarlo? Non inizierete veramente a prendervi a pugni l'un l'altro, non è vero? Beh, c'è un bagno praticamente nel primo piano, giusto? Non c'è una sauna al suo interno? Ah, capisco. Una semplice gara di resistenza, eh? Beh, vediamo chi è che riuscirà a restare nella sauna al più a lungo. D'accordo? Perfettamente d'accordo. Quindi dobbiamo assistere alla gara tra Mondo e Kiyotaka. Mondo si fa venire un coccolone, parte a 1000. Si è sempre incazzato praticamente. The guy in white suit will be like, objection. Sì, è vero. Yeah. Ragazzi, siete seri riguardo questo? Oh, certo che lo sono. Avremmo finito in una manciata di minuti comunque. Le persone come lui parlano e basta, senza alcuna eccezione. Fatti sotto. Beh, per rendere le cose interessanti, che ne dici di vincere senza una sfida? Interessanti? Ci sfideremo con tutti i nostri vestiti sopra. Ma è una stupidaggine. Ti suicidi così in questa maniera. Alright, we'll go now. Grazie per lo stream. Kin, arrivederci. Bye bye, Ultra Creeper. See you next time. Thank you very much for having passed. Cosa c'è? Sei spaventato? Te ne pentirai. Sta zitto. Preparati. Vabbè. La gara di resistenza nella sauna per davvero. C'è Mondo con tutti i vestiti e Kiyotaka mi sa che solo in mutande. Che stupidata. Eh già. Boh. Vediamo chi vincerà fra i due. Onestamente non me lo ricordo. Cioè io ho visto solo l'anime di Danganronpa, non ho giocato al gioco, ma non mi ricordo chi vinse tra i due. Ma stanno bene? Ho provato a mettere da parte la mia preoccupazione. E un paio di minuti sono passati. Poi un paio di dozzine di minuti. Poi un'ora. E sono ancora nella sauna. Vabbè. Incredibile. Stanno morendo. Due cretini. Ragazzi, lo so che vorreste provare quanto siete fighi e tutto, ma non pensate che sia abbastanza? Giustamente. Semplicemente non posso vincere. Ah, si è pure arrivata la notte, nice. E dire che Makoto voleva solo mangiarsi qualcosa. Ops, ho skippato l'annuncio di Monokuma. Vabbè, dice sempre le stesse cose, quindi ormai lo conosciamo.
Buonanotte. おやすみなさい。 Ehi, avete sentito? È arrivata la notte. Non possiamo concluderla in un pareggio? Non credo. 勝負に俺の存在しない勝つか負けるかこれだけが大事なのかてめえ一丁どうだ Dai, dai. Partono le scommesse. 付き合ってやんよ Scommetto che qua se ci fosse stata Celeste avrebbe già scommesso su uno dei due. E avrebbe vinto. Avrebbe fatto tipo il giro con tutti i portafogli dei presenti. I cancelli dell'inferno. Non è un buon posto per mandarci qualcuno. Beh, non va fatto bene, ragazzi. Già, lo hai sentito? Meglio che torni dietro nella tua stanza. Beh, ti farò sapere quando com'è andata durante la mattinata di domani. Così potrai iniziare a andare in giro a dire la mia leggenda. Ci vediamo domattina. Non cadere di fronte a me. O ti mostrerò dove farlo. Parlare grande davanti a qualcuno, la cui faccia sta per esplodere. Potrei dire la stessa cosa di te, sì. Ok, buonanotte allora. 2 neuroni a tutti Makoto. Veramente. Spero che quei due non esagerino. Ma sono sicuro fino alla morte? No, non credo che si spingano fino a quel punto. Andiamo a far la nanna. Giustamente il pensiero, la preoccupazione mi fa stare senza dormire. Sempre Makoto che si preoccupa di tutto e tutti. Se il destino esiste, significa che il tuo futuro è deciso nel momento in cui sei nato? Se tutto il tuo ieri è un creato dal tuo domani, il tuo futuro è il finale del tuo passato? Non lo so. わからないから生きているのです。 E perché sono... Ah no, ok, lo dice Monokuma. 生きているのです。 Allora, andiamo avanti. Mi sa che ragazzi adesso annunciano il motivo in questa giornata. Annunciano il movente, mi sa. お前ら、おはよう Se non è questo giorno è il prossimo. 朝です。7時に。さて、今日も張り切っていきましょう。 Ah no, niente. Strano. È mattina, eh? Spero che Mondo e Taka siano ancora vivi. Ok, siamo andati già nella dining hall. Vediamo un po' com'è la situation. Ma di che cosa stai parlando, fratello? Di che cosa stai parlando tu, fratello? Ma che... Ehi, Makoto. Grazie mille per averci fornito la tua abilità da testimone ieri. Eh? Adesso sono amici? Sono in questa maniera da tutta la mattinata. Sembrano essere praticamente fratelli fin dal momento in cui sono entrati. È davvero disgustoso. Sembra disgustoso? No! È grandioso più che altro. Sembra quasi che sia una molestia sessuale in qualche modo. Vabbè, in che senso? Dimenticati di lei, fratello.
Una ragazza come lei sicuramente non può capire il nostro legame da uomini. Le amicizie tra uomini sono più forti del sangue e una donna non potrebbe mai capire. Va bene, Kiyotaka. Cosa hai detto, fratello? Quello era figo come non so cosa. Dovrei farci un tatuaggio. No, fratello, non dovresti. Il tuo corpo è un tempio. Ti è stato donato dai tuoi genitori. Per cui chi ha vinto la gara? Cos'è successo in quella sauna? Non lo so. Adoro le amicizie fra uomini in sauna. Che cazzo se ne frega? Già, non chiedere stupide cose. Cose stupide. Non fare stupide domande, più che altro. A chi importa chi ha vinto? L'importante è che entrambi abbiamo partecipato. Beh, ma è una cosa completamente diversa da quella che avete detto la scorsa notte. L'amicizia fra uomini sembrerebbe veramente semplice. Non è nulla di simile a quella vista tra le ragazze. Già, davvero. Non chiedere stupide cose, paesano. E poi abbiamo fatto colazione. E c'era tutta la stanza di piena di brotherhood. Praticamente legame fraterno tra Yotaka e Mondo. È stata un'esperienza un po' sfortunata. Ok. Mi sa free time. Sì, free time, ok. Ah no. Ding dong. Chi potrebbe mai essere? Mi chiedo a chi sia venuto a visitarmi, per cui ho aperto la porta e qualcuno si è forzato. Chi è? Kiyotaka? Ah no, è Toko? Toko? Sarebbe stata l'ultima persona che mi sarei aspettato entrare nella stanza di Makoto, sinceramente. No, forse l'ultima Byakuya. La penultima, diciamo. Toko? Che c'è? Perché sei così sorpreso? Sono davvero così fastidiosa? Beh, già lo so di esserlo. Sono qui solo perché tu lo sappia, per cui va bene. No, non sei fastidiosa, volevo sapere che cosa stesse succedendo. Ma ho un favore da chiederti. Vorrei che venissi da qualche parte con me. Dove vuole andare? E dove vorresti andare? Beh, nella biblioteca. Stai cercando un libro o qualcosa di simile? Perché non chiedi a Byakuya? È lui che spende tutto il suo tempo lì dentro, comunque. Ho detto qualcosa di sbagliato? Tu non sei un... oddio, Blabbermouth che cos'è? Tipo un... come si dice? Quelli che parlano... che stanno a cincischiare dei fatti degli altri, tipo, credo voglia dire. Questo dovrebbe essere un segreto. Onestamente, non ho idea di che cosa stai parlando. Se vuoi che tenga la bocca chiusa, lo farò. E allora vieni con me nella biblioteca. Ok, ho capito. La biblioteca. Dannazione, perché deve essere così? Sì, chiacchierone, grazie. Tipo... ok, zitto. Sì, zitto quando entriamo. Non fa... cioè... fa in modo che non riesca a vederti. Sta diventando veramente fastidiosa, ma... ho fatto come ha detto e ho sentito un
Gently crept. Tipo un gentil rumore nella libreria, cioè nella biblioteca. Ah, sta spiando Byakuya, giustamente. Non ero sorpreso, al suo interno c'era Byakuya, assorto a leggere un libro. いた本当にいた Sì, nel senso di tizio che parla in giro, credo volesse dire. さあ苗木くん声をかけなさい Va bene. はちょっと大声出さないでよ早く È 声かけ impazzita. なさいって 話しかけたいなら深川さんが Giustamente. 私が声かけたら私が邪魔したみたいになるでしょ Beh, è assurdo. Andiamo a parlare con Byakuya. Lo scaffale era pieno di libri, ma guardandoli era incredibilmente polverosa. Un vero amante dei libri sarebbe uscito fuori di testa solo a guardarlo. Non era una domanda, non so perché l'ho scritto così. Ah, ok. Ah, ok, ho capito. Chiacchierone, ma nel senso di tizio che parla in giro. Sì, sì, esatto. Di quello che non si fa i fatti suoi, diciamo. Una peppia, tipo. Dovrebbe essere. No, io stavo parlando con Byakuya, no? Con lo scaffale. Sembra essere concentrato sul libro. Non sembra che essere il momento migliore per parlargli. Ehi, tu. Che cosa ci fai qui? Odio solo guardarti. No, quindi mi hai notato, eh? 当然だ Esatto. Ora vai fuori di qui. Prendi e vattene. E portatela dietro. Ehi, Byakuya. Ricordi quando hai detto non essere una donna che domina gli uomini deboli, ma sì una donna dominata da uomini forti? Non l'ho mai detto. Beh, in realtà pensavo che sembrasse una frase detta da qualcuno come te. Fuori. E fatti un bagno. Puzzi. 何度も言わせるな Non farmelo ripetere una seconda volta. Vai via prima che il tuo... che la tua puzza entri in tutta la stanza. D'accordo. Cioè, però lavati, Toko, voglio dire. Non fare sta reazione, cioè. Sembra essere proprio... rinchiuso lì dentro. Forse in un bad mood. Sembra tipo essere super depressa. Che se la sia presa così tanto. Byakuya, essere andato tanto lontano. Deve essere veramente preoccupato per me. Eh? Mi ha detto di farmi un bagno e tutto. Significa che deve veramente tenerci tanto la mia persona. Ehi Makoto, tu che cosa ne pensi? Pensare riguardo cosa? Pensi che Byakuya ed io formeremmo una bella coppia insieme? Beh, sinceramente non lo so. そうかも Beh, forse è vero. Non c'è alcun modo per saperlo. Ma la distanza fra di noi non cambierà di certo il nostro amore. Grazie mille, Felix. Bevo subito. Ne ho bisogno, infatti. Cazzo, però mi fa male la gola. Tipo da un paio di giorni a sta parte. Questo mi sa che tutte le volte che faccio mondo ho i personaggi che urlano. Perché quando realizzi i tuoi sentimenti, l'amore è nato. E che è così che l'amore funziona.
d'accordo. Per cui, se mai dovesse arrivare il giorno in cui capirai, forse un giorno... Beh, ciao. No, in realtà non stava facendo una roba alla domanda, non so perché l'ho doppiata a mo' di domanda. Ci sono 470 gradi qua, quindi mi è venuto in mente. Ah, ho capito. Ah, amore giovane. Wow! Chi avrebbe mai immaginato che andasse dietro a qualcuno come lui? Ma la passione può essere spaventosa. Qualche volta guida le persone nella direzione sbagliata. Giustamente va per dire due stronzate, poi cioè arriva per dire due stronzate e se ne va. Beh, all'improvviso mi sento esausto. Forse me ne tornerò nella mia stanza per ora. Ok. C'è ancora un po' di tempo rimasto. Che cosa dovrei fare? Andiamo a rompere il cazzo a Byakuya. Ci ha detto non ti voglio tra le palle. Noi gli andiamo a rompere le palle, giustamente. Invece. Perché secondo me Byakuya potrebbe avere qualche abilità utile. Non credo che anche lui dica SP, dai. Non può anche lui dare SP. Giusto? Ah no, non vuole parlare. Allora andiamo a parlare con Mondo, dai. Che si è dato una calmata. Sembrerebbe. Dopo che gliel'hai chiesto 42 volte, Felix si è ascoltato. Cioè, ti ha ascoltato praticamente. Parliamo col caro Mondo. Ehi, Makoto, come va? Byakuya puzzone. Veramente. Sei strano, lo sai? Non hai paura di me e vuoi passare un po' di tempo. Beh, va, d'accordo. Vuoi prendere qualcosa da bere? Mondo ed io siamo andati nella sala da pranzo per prendere un po' di tè. Nice. Sì, dai, diamogli un regalo. Cosa potrebbe piacere a Mondo? Fra le robe che ho. Non ne ho idea. Credo di non avere nulla adatto a lui. Ma... perché non stava andando giù? Vabbè. Stavo continuando a fare... Io a Mondo chiederei del suo bellissimo eyeliner. Bellissimo. Boh, magari gli piacciono ste mutande. L'Emperor Stone. Vediamo se gli piace. Ok, non gli piace. Ehi, Makoto. Cos'hai da fare? Com'è la tua corsa? La mia corsa? Sì, amico, la tua bici. Sicuramente a Byakuya. Sì, a Byakuya sicuro gli piacciono. Io non cavalco nulla. Eh? Cosa? Non sei più un bambino, lo sai? E ancora non hai il tuo cinghiale? Sei proprio una mammoletta. Scusa? D'accordo, amico. Ti educherò io. Un vero uomo cavalca le Kawasaki, d'accordo? Ecco che cosa cavalco. Ma che sta dicendo? Non sei più un bambino. Vedrai, amico. Quelle cose gemelle hanno una potenza mostruosa. È come se stessi danzando. Cioè, non sono per chiunque, ma... avrai abilità da vendere.
Devi davvero adorare la tua moto. ざけんなこら Certo che sì. Dopotutto sono un motociclista, no? Siamo pazzi come l'inferno. Sai cosa facciamo ora? Che cosa, Ciel? Già, tu sei il leader della più grande gang di motociclisti in Giappone, no? Esatto. Sono The Invincible Crazy Diamond Gang. You welcome on our ride with us? The monster sound coming out straight pipe. Oh damn. Straight pipe? Come on. You gotta know what a straight pipe is, right? It's like when something is missing, right? That's why it makes a monster sound. Pipe or something. For tobacco? No, okay, no, for smoking, okay. I literally thought an entirely different thing. I thought that the smoke that Makoto meant was the smoke of the bike when you ride it. Exactly. You hear me? That wasn't good. It's like when something's missing, right? No muffler. Yeah. It's when the motorcycle doesn't have a muffler, right? So you did know. Good. Then that's that. Next time we ride, you ride with us. そうだな Man, that makes me think back to when I first started riding. My big bro used to ride too, you know? His name is Daya. Daya and Mondo. Together we were the Diamond Brothers. Oh my goodness! It's for that! Diamondo. Everyone up and down the country knew us. It was a joke, Mondo. Obviously we know... No, we didn't know. It was cringe. Fantastic. Course, I was always the cool one. The Diamond Brothers? That sounds kinda incredible. そういや The first time I went out, I ended up at the back of the pack. Eventually, the cops got on us and they surrounded me. I was in some tough shit, man. ほら So I pulled over, but when they came up to me, well, let's just say it was a massacre. A massacre? Man, Mondo, you must be really strong. ざけんなこら Of course. You can't wave the banner for our gang without that kind of strength. In a fight, they'll go for the leader first. Kill the leader of the pack, you know. That's why the other gangs came after me. So, if you wanna be the leader of the pack, you're gonna be a tough motherfucker. You'll see when when we go on our first ride. Get ready for it. Actually, maybe it's better if I don't get involved in that kind of thing. And like I said, I don't have a motorcycle. I don't even know how to drive one. Then you can ride with me. Riding with Mondo, but other gangs target him first, right? No, no way.
Hey, I said, get ready for it. Damn, I am pumped. I can't wait to get out of there. Mondo left, apparently in a pretty good mood. Crap, this is really bad. Even if I get out of here, I might still be in real trouble. Good couple, yeah. Why only the skill points? Why only skill points? I can't understand. Oh no. Nighttime. That's bad, guys. 校内放送。間もなく The 夜 night 時間 time. となりますが、その I 前 am に scared for お前ら my 帝都 characters. 諸君は至急体育館までお集まりください。 Mondo can be frisky with everyone. Yeah. エマ Oh no. エマージェンシー。 Oh no. We need to go to the gym. That's a motive. Gator in the gym? I know all of a sudden. I really don't like the sound of this. I have a terrible feeling. Oh no, guys. That's fucking bad. Yoko, Mondo. Dobbiamo andare. Oh no, oops. I forgot that I was in English time. Sorry, guys. How many minutes are left? If you know. Oh, the nurse, it's closed. I didn't notice. Okay. We are here. Not this. Ah. I don't, but keep it up. You're doing great. Okay. My brain doesn't have recorded the change. I see. That's bad. Asking us to gather together all of a sudden like this. What could it possibly want? さて Indeed. What might await us this time? It keeps things interesting. That's for certain. How is that funny? Can't you smile like a normal person once in a while? Like how the housewife on a classic TV show smiles at the end of an episode? 何なの There is something totally messed up with you if you can laugh at time like this. Which of us is actually messed up, huh? What's that supposed to mean? Nothing in particular. Just admiring, that's all. I don't wanna kill anyone, but I also don't want to stay here. Living in blind denial day after day. I was just admiring how you could live like that and still keep your sanity. 何それ I'm not denial. That reminds me. Remember how you kept talking about how the police or whatever would came out help us? How that turned out? It seems to me there's no sign whatsoever of possible rescue. Too much English. I know, Sintaro. Hello. Good afternoon, Robbie. They redeemed to me the English talk for 10 minutes, so I don't know how many minutes are left. それは
That's just... あれ I wonder what actually happened. 確かに It's strange. That's true. There's no way the police wouldn't know about it. You're right in the middle of a major urban area. The police sucks! You can stop it if I feel like it. Buon pomeriggio. Ah, hai finito? Dici Ciel? Buon pomeriggio anche a voi. Come stai? Tutto bene? Al contrario, la mente potrebbe essere potente e aver preso controllo anche della polizia. もしかすると Questo potrebbe non essere collegato, ma... Sì, sì, è finito. Va bene, dai. Allora non dirlo. うん No, lo dirò. オカルト話じゃねえぞ Si tratta della scorsa notte. Ero vicino alla stanza principale a guardare un po' a vuoto lo spazio. Quando all'improvviso l'ho sentito. Hai sentito cosa? うん Un suono come... Non so come dire che razza di suono fosse. Come state? Io abbastanza bene, dai. Meno male. Fortunatamente. Tu invece? Mhm. Che genere di suono? うん Beh, come ho detto, non lo so. Ma se dovessi descriverlo, もしかすると era come se fossimo in un sito di costruzione, immagino. Light si è ripreso. Diciamo di sì. Perde ancora sangue ogni tanto, ma presumo che sia dovuto al virus. Però lui è abbastanza tranquillo e allegro, per cui credo che si stia riprendendo. Un sito di costruzione? リアルな話 Voglio dire, è possibile averlo fatto, ma l'ho solo sentito lontanamente. Cioè, potresti tranquillamente non made it up, ma voleva dire esserselo immaginato. Scusate, sto fuso. Forse era il suono dell'oceano nella tua testa. Di che cosa stai parlando, Toko? Oh no. Monokuma è arrivato. È arrivato Monokuma, ragazzi. Mi ha detto la stessa cosa con Toko. Quello che Hiro aveva sentito non era il suono di una costruzione. Ma avrebbe potuto essere un'esplosione? O forse una mitragliatrice? Quello potrebbe suonare come una costruzione in pieno corso. Aia. Di che cosa stai parlando? Cottura media o sangue? Anche ben cotto. Oh no, Felix. Ah, da questo punto in poi la mia bocca è cucita. Le mie labbra sono sigillate. Starò zitto. È un segreto, è un segreto. それで D'accordo. E allora muoviamoci alla cosa che devi dirci. Perché ci hai chiamati qui? はにゃはにゃ Mi dispiace, non deve essere bello. Ok. Volete già andare dritti al punto, eh? お願い Non vi dispiace che io vada un po' a zonzo? しょぼーん Sono corto di energia in questi giorni. Ti capisco. Penso che è probabile che sia noiosa la solita vita di ogni giorno. Per cui sto cercando una qualche sorta di stimolazione. Qualcosa con del pericolo.
È un'intriga. È intrigante. Ascoltate, posso essere franco? Ma tu sei Monokuma, non puoi essere franco. Così, all'improvviso. Il prossimo Blackened non si è ancora mostrato e mi sto annoiando. あのね Così ho deciso di motivarmi un po' di più. Motivarci? E un altro video, qualcosa di simile? Ci mostrerai qualcos'altro che ci porterà all'omicidio? Non rubarvi le battute dalla bocca, però, Kin. Vabbè, è andata così. Portarvi all'omicidio? Quello che voglio dire, ma è così terribile. No, so che cosa tu abbia pianificato, però non ci uccideremo nuovamente a vicenda. Non importa quello che farai, giuro su Dio che non lo faremo. È un'ottima parlata, la tua. Ne sei davvero sicuro, però? E ora, col vostro permesso, lasciatemi iniziare. Allora, questa volta è... Memorie imbarazzanti e segreti. Fin da quando avete vita, le persone non vogliono che scoprano altre cose di loro, diciamo, che hanno qualcosa da nascondere, tutti quanti. Per cui ho fatto una piccola indagine e ho trovato i vostri segreti più oscuri. 僕が手にしている Ok. この封筒の中にはお前らのそんなマル秘な情報が Mi, siamo a 3 ore di live. 今から配りますのでさっさとご覧になってください Diamo un'occhiata. Come Monokuma ha parlato, ci ha dato le nostre buste ai nostri piedi. Ho preso subito la mia col mio nome scritto sopra. E ho visto che cosa c'era scritto all'interno. Il mio intero corpo si è irrigidito. Makoto ha bagnato il letto fino a quando era in quinta elementare. Che cosa? Wow, Makoto. Come fai a sapere questo? Tutti quanti si sono guardati l'un l'altro. Avete 24 ore e se qualcuno non diventerà il nuovo Blackened da allora... Allora i vostri più oscuri segreti verranno esposti al mondo intero. Povero Makoto. Già. Non si cuoce il cibo in quello? Ah. No, aspettate, mi sono perso un po' di discorsi. Crematorio. Ah. Dipende dalla dieta. Giustamente se non mi si spegne il PC mi si spegne il televisore e viceversa. Si danno il cambio. Aspettate. Ok. Lo farò vedere in un posto ben affollato, dove ci sono anche i vari speaker. Così non sarà molto imbarazzante? Quindi è questo quello che intendevi dire per motivarci. Esatto. Sarà molto divertente. Nessuno di voi vorrà che le vostre cose vengano rivelate, giusto? Dieta mediterranea. Bene, eccoci. Però alterno anche con l'asiatica. Niente. Definitivamente preferirei che le persone non lo sappiano, però... Non è nulla per cui ucciderei, a essere sincero. Che cosa hai detto? Ha ragione, il tuo piano è destinato a fallire. Nessuno di noi ucciderebbe per questo genere di cosa. テンション下がるな Oh no. E perché? Forse per peggio la vostra memoria
Al di fuori... Ah no, aspetta. Aspetta. No, ma perché non riesco più a tradurre, ragazzi? Forse è meglio che mi riscattate ancora un'altra volta l'inglese, guardate che... Forse faccio più bella figura. Allora, perché è meglio... Bene o male la vostra memoria è ancora connessa al mondo esterno? Un sacco di roba che nessuno vorrebbe. Grazie, Robby. Mi sgranchisco un attimino, forse mi aiuta. Effettivamente sono rimasto fermo troppo tempo. Ho un paio di roba che... Ok. Non vorrei che qualcuno sapesse, non importa come. Per cui pensavo che per tutti voi fosse la stessa cosa. Sì, mi sono rotto tutto, scusate. Fa un po' cagare il mio modello riguardo il tracking, ne sono consapevole. No, no, non faccio pausa, ragazzi. Io faccio tutto di fila. La pausa la faccio poi quando stacco. Tipo verso quasi le 7. Questo è perché... Ci ho messo così tanto tempo a preparare il prossimo motivo. Cavolo. Se davvero non vi ucciderete a vicenda per queste robe, fa davvero schifo. Ah, intendevo dire le ossa. Ah, lol. Però no, sì, fa schifo anche il modello. A livello di tracking dovrei cambiarlo, però... Diciamo, dovrei lavorarci su. Beh, che cosa posso farci? Ok, allora in 24 ore esporrò comunque i vostri segreti, giusto per far sì che mi senta un po' meglio. Così triste, così depresso. A mai più rivederci. Si è depresso. E con un look convinto di depressione addosso. Monokuma ha deciso di sparire nelle profondità della palestra. Non so che cosa si aspettasse fin dall'inizio, ma forse siamo riusciti ad evitarlo questa volta. Voglio dire, sì, avere dei segreti rivelati ci porterà a totale imbarazzo, ma non è una ragione per uccidere, giusto? Ottime notizie, ragazzi. Ho avuto un'idea brillante. Perché non ci confessiamo tutti i nostri segreti? Qui e adesso. Se lo facessimo, il motivo scomparirebbe. Piuttosto geniale, non trovate? Ok, la mia cosa più imbarazzante è... Non voglio sentire la tua stupida storia. Che cosa? Per di più, non voglio parlarne. Non mi importa che cosa diciate, ma non vi parlerò della mia. Nemmeno io. Non mi sento molto a mio agio, ma è praticamente impossibile. Non perché non mi sento a mio agio, ma perché è praticamente impossibile. Beh, è nella natura umana voler sentire le cose quando è impossibile. Per cui è un'ottima cosa. Assolutamente no. Dai, giusto un pochettino, forza, forza, forza. Smettila i fumi. Come ti ho detto. Adesso si incazza Celeste. Guardate, palese. Ho detto che non voglio parlarne. Brutta sacca di lardo. Te la sei andata a cercare però, i fumi. Sono d'accordo con loro. Non ce n'è bisogno di discuterne. Ma che cosa ne pensi, Ciro? Una mazzata in testa e finiamo. I fumi, veramente. Mi dispiace, non voglio parlarne al riguardo in questo momento.
Però non voglio nemmeno lasciare le cose in questo modo. Per cui ho intenzione di parlarne prima o poi. Sto cercando di fare del mio meglio per diventare forte. E poi solo allora potrò dirlo a tutti. あのさ Se non vuoi parlarne, non devi farlo. Anche io non sono super entusiasta dell'idea. そうだな。 Beh, se tutti quanti sono della stessa opinione, anche se il mio fratello ha detto è quello che l'ha suggerito, anch'io dirò di no. Beh, allora, d'accordo. Comunque, anche se sono un paio di segreti, sono sicuro che nessuno ucciderà per colpa di essi. Spero che tu abbia ragione. Un segreto così cattivo che può uccidere qualcuno è meglio tenerlo. Nessuno avrebbe qualcosa del genere, giusto? Ok. Smettiamola di parlare di tutti questi segreti, ma... Ognuno di noi ha 24 ore per prepararsi. Avere i nostri segreti esposti non sarà divertente. Ma mica moriremo per questo. Per cui non diciamo nulla a riguardo. Continuare a ripeterlo mi rende... mi fa preoccupare ancora di più. Oh, d'accordo. Lo so che sarà tosta, ma... Ah, nighttime. Giustamente. Adesso. Ok. Quindi domani sera ci sarà il big reveal. Sempre se non muore qualcuno. In 24 ore. Non so ragazzi, non lo so, sinceramente. A me sembra un motivo più che valido. Di già notte, eh? D'accordo, allora andiamo a dormire. Ottima idea. Dobbiamo prepararci per domani. Ok, eri in ansia. Ha lasciato le cose come stanno. E voilà. Uno ad uno siamo ritornati nelle nostre stanze. Segreti e memorie che non vorresti che nessuno sapesse a riguardo. Un modo per connetterci al mondo esterno. Onestamente, tutta quella merda che stava dicendo Monokuma non ha avuto alcun effetto su di me. Non c'è nessuno che possa uccidere per qualcosa del genere. Almeno è quello che pensavo. Ma forse sono stato troppo ottimista. E questo probabilmente perché... senza alcun troppo scontro. Ok. Cavolo, sono più stanco del solito. Davvero super stanco. Mi sentivo stanco. Ma non sapevo che c'era una tragedia che stava per succedere. Ok. Una tragedia è in corso, quindi. Ehi, avete un secondo? Vorrei confidarmi. E l'attitudine del mondo in questo momento. La differenza tra essere passivo e attivo, voglio dire. Per esempio, la differenza fra... Ops, l'ho ucciso. Già, esatto, l'ho ucciso. Fantastico, ci sono un sacco di persone che non capiscono la differenza. Riesci a crederci? Però c'è una grandissima differenza fra ops e giusto. Capisci quello che intendo? Chiunque può uccidere qualcuno nella foga del momento, ma sorprendentemente pochi riescono a calcolare quell'intento. Per fare una scelta bisogna
e metterla in azione è più difficile che farsi prendere dall'emozione. Si tratta di preparazione, risoluzione. Per cui mi stavo chiedendo qual è il punto nel farlo. 僕にもさっぱりなんだ。 Ok, 共感を non lo 得て sa くれた Monokuma. まえよ。 Ok. Buongiorno. Giorno. Buongiorno. おはようございます。 Buongiorno. Wow, ぷぷぷぷぷ。 ottima reazione. Lieto di vedere che non mi deludi mai. Ma che cosa ci fai qui? うん。 Volevo, diciamo, mettere un po' di carne al fuoco. Per cui ho deciso di fare un annuncio. Invece di fare un annuncio, ho deciso di venire a svegliarti personalmente. Ma per quale motivo? ぷぷぷ。 Perché è divertente. と E fin quando sarò qui, beh, lo sentirai dritto provenire dalla bocca dell'orsetto. Che cosa? ぷぷぷ。 Sei sicuro di volerlo sapere? Voglio dire, anche se è successo qualcosa ad uno dei tuoi amichetti. Che cosa? Se mi sveglia lui non è un buongiorno. はにゃにゃ。 Oh oh? Che cosa? La tua faccia è tutta blu. Quasi come se qualcuno fosse sulla strada per morire. Che cosa è successo? Di che cosa stai parlando? ぷぷぷ。 Beh, tempo per me per scoprirlo. Ma lo scoprirò. Beh, io lo so, ma sta a te scoprirlo, scusate. Come prego? Buona fortuna. Che cazzo è successo? Andiamo a vedere. No, non può essere. Non c'è alcun modo in cui qualcun altro... Ma se... No. I se sono inutili, specialmente ora, quando... La sala da pranzo, devo andare nella sala da pranzo. Ma cosa buona fortuna? C'è Byakuya? Cioè c'è Byakuya, strano. Vederlo nella sala da pranzo. Ah, Makoto, うん。 stai bene? おい。 Anche a te Monokuma ha parlato. Hiro, Hina, Sakura e... Byakuya? Siete gli unici qui? Dove sono tutti gli altri? Mm. Beh, sono già tutti quanti a verificare quello che ha detto Monokuma. Oppure sono caduti nella vittima del qualcosa che Monokuma ha menzionato. Del qualcosa. もしや。 Non può essere. È successo di nuovo. Un omicidio. Dopo aver sentito quello che ha detto Monokuma, il peggio è entrato nella mia mente. Ok. Ho preso tutto e me ne sono andato dritto a cercare. うん。 Praticamente. Quindi qualcun altro ha fatto qualcosa. Significa che qualcuno ha agito per via di ieri? Non può essere. Era un sacco di roba di vecchie memorie. Solo vecchie memorie. Non ne sarei così sicuro riguardo. Chiaramente qualcuno sembrava esserne più... Diciamo... come posso dire? L'ho tradotta male, è meglio che la ricostruisco, va. Chiaramente qualcuno sembrerebbe essersi sentito... Beh, dal fatto che sono più importante di altre. Mm? Per giudicare i valori basati dalla tua, non vedi quanto può essere pericoloso. なんなの？
Che cosa intendi? 当然だ。 Te ne sei già dimenticata? Questo non è un gioco cooperativo. È un ognuno per sé. E cosa ti farà credere che me ne stia qui per aiutarti? 最低。 Smettila di dirlo. うん。 C'è qualcosa di strano, di sbagliato in lui. Dice sul serio. Gli è stato fatto il lavaggio del cervello o qualcosa di simile? 待て。 Non è importante. Quello che è importante adesso è scoprire quello che è successo. まあいいだろう。 Ha ragione. Dividiamoci e iniziamo a cercare. Dopotutto, questo gioco è già iniziato. Ok. Che cosa è successo? Andiamo a vedere. Vediamo se nella mappa mi danno qualche indizio. E speriamo che non sia morto nessuno. Soprattutto. Perché se no, prossima live abbiamo già un altro class trial. Ciao Kin, passo per un veloce saluto che tra un po' arriva il treno. Buon secondo capitolo. Grazie Ronny, ti faccio uno shoutoutino. Andate a seguire la cara Ronny, mi raccomando, che anche lei stasera fa Danganronpa. Per cui, yeah. Anche se lei è molto più avanti di me. Beh, nel capitolo 3 se non sbaglio. Ragazzi, vi saluto che sto svenendo, ho bisogno di dormire un po'. Va bene Robby, ciao ciao. Buonanotte, riposati. Dove potrebbe essere successo il casino? Dove potrebbe essere successo il casino? Non lo so. A essere sincero, non ho idea. Boh. Forse nel secondo piano a sto punto. Credo che siano i punti più probabili. Nel secondo piano. E anche lei comunque è bravissima. Tra l'altro Ronny. Per cui se lo merita. Dategli un'occhiata. Dove cacchio sta la piscina? Volevo iniziare a guardare dalla piscina ma non la trovo. Ah, è qua, vabbè. Entriamo dentro qua. Ah? La porta è aperta. Ma non dovrebbero essere bloccate? Che succede? 現在は操作のためにロックを解除してあります。どうぞ Eh? 自由にお調べください。 In che senso? Investigazione? 決まりだ。 Proprio come pensavo. Byakuya! なるほど。 A giudicare da quello che ha detto, beh, sembrerebbe esserci non alcun dubbio che è successo un altro omicidio. E dai! A giudicare dagli spogliatoi, sono sospetti, davvero sospetti. Non trovi? Sospetti? Sembrerebbe che nessuno abbia cercato negli spogliatoi. Beh, iniziamo da quello delle ragazze. Di cosa sta parlando? Sembrerebbe quasi che stia parlando da solo. Beh, senza alcun momento di risposta. Beh, ha premuto la sua mano sulla porta dello spogliatoio delle ragazze. E la porta si è aperta in meno di un secondo. In quel momento il tempo sembrerebbe essersi congelato. Cosa? Ciro, no.
Hanno ammazzato Ciro. Il mio personaggio preferito. Io sapevo già chi era la vittima. Però mi si spezza il cuore. Non so quanto a lungo per me ci è voluto per comprendere la realtà di quello che stavo guardando. Ma come l'ho fatto... E beh, un selvaggio quasi primate, urlo primate mi è uscito dalla bocca. Pure appesa come un salame, veramente. Ho provato a sopprimere il mio urlo, ma è stato inutile. Mi è uscito come l'acqua dal sottosuolo, praticamente. Byakuya, d'altro canto, davvero inusuale, non trovi? Era totalmente calmo. Quasi come se stesse guardando una scena di fronte alla TV. Guarda, il corpo di Ciro è stato sospeso in qualche modo. E lì c'è scritto una scritta sul muro con il suo sangue. Sete di sangue. Davvero una maniera brutale per uccidere qualcuno. No, questo è oltre il brutale. Non trovi? L'hanno uccisa! Come potrebbe essere non brutale? Non è quello il mio punto. Questo omicidio è davvero troppo bizzarro per essere amatoriale. Diversamente da quello di Sayaka, questo omicidio non è un crimine per passione o necessità. Sembrerebbe quasi che chiunque l'abbia fatto si sia divertito nel farlo. Non lo vedi? Cosa? Non fa una piega. Veramente. La mia testa stava... come si dice? Nuotando. Stavo ancora... cercando di capire perché ero confuso da quello che stava dicendo. E prima non sono nemmeno riuscito a schiarirmi le idee. Ehi, ho sentito un urlo. È successo Ciro? Ah. Ok. Un corpo è stato scoperto. Adesso dobbiamo investigare. After a certain amount of time, which you may see use however you like, the cross trial will begin. What the hell was that? Ah, that's right. You were unconscious during Sayaka's, so you don't know about it. What you just heard was the body discovered in I drink something, sorry. What you just heard was the body discovery announcement. Apparently, when 3 or more people discover a body, an announcement plays to let everyone know. Thank you, Felix. I imagine it's so that the search for the culprit can proceed fairly for everyone involved. Proceed fairly? The body discovery announcement? That Shiro really is...
Dead. Yes. Before you start screaming your head off, go round everyone up. It seems another game has begun. Another life for that game to uncover a killer. Oh my goodness. It seems that not translating it's not helping me. Taka bolt out of the locker room. As everyone made their way to the scene, it felt as if no time at all passed. It was like my sense of time had just taken wing and flown away. Bro is literally on blood and hanged. I don't think he's alive. Yeah. Minor fatigue, that's true. When I finally came back to myself, I saw everyone had the same look of confusion, fear and anger. We all just stood there, gathered around Chiro's body. Damn! I couldn't keep her safe. So there is another one victim. Which means we are now in the same position once again. Poor Sakura. Lights. Fuck, man. What the fuck is this? It's a dream. It's a dream. It's all just a dream. Like could be dream. Shibu na 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 na. No, okay, it's not the best moment, honestly. In fact, I haven't even been born yet. I don't have any memory of ever being alive. Shut up. Oh mio Dio, oh my goodness. Let's save. Let's save, because we haven't saved in this moment. Okay. So we can try to see the crime scene. For now, pay attention to the wall. What? I said it once already. There's a word written there on the wall. Ah, bloodlust. The word bloodlust is written on the wall in blood. I don't think it's any kind of dying message. It's just too strange. But, you know, that thing about writing bloodlust in blood, doesn't it sound kinda familiar? Okay, this thing we literally have already read it on the first chapter. Yeah, because if you remember, is the sentence that Genocider Show writes on the crime scene. A serial killer. Yeah, Genocider Show. I will not call it Genocide Jack, because in Japanese his true name is Genocider Show, so we call it Genocider Show, not Genocide Jack. Genocider Show. Oops. The murderous fiend, whose grisly attacks were famous all across the country. The ultimate murderous fiend, creating a reputation of abnormal, downright cruel killings. Then this is some copycat killer trying to imitate Genocide their show style. But why would anyone do that? Perhaps it's the work of the real Genocider Show. The real? Wait,
Are you saying that Genocider Show is here in the school? There's no way. But going so far as bright bloodlust at the scene, I am surprised at their stupidity. I can't imagine a worse situation than dealing with a stupid murder. What is it now? Toko! Ina was pointing toward the entrance to the girls' locker room. Huh? Toko was the last to arrive, and now she was just standing there. No, why? 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 Gadunk. She fainted. That did not sound good. Toko. Ina rushed over the collapsed Toko and started trying to shake her awake. Toko, are you okay? Come on, wake up! Oh, that's right. I just remember what she said about how she faints anytime she sees blood. So she is homophobic. I imagine she does not watch too many horror films then. This isn't a violation of the rules, right? I mean, technically she passed out somewhere besides her room. Toko locked her victim. Yeah, that's true. No, I think it should be okay. The regulations prohibit sleeping like on purpose. Ah, so since she didn't faint on purpose, it doesn't count. Gotcha. Toko, can you hear me? Hey, you gotta wake up. As if she had I can't speak, it seems. Yeah. Toko suddenly shot awake. As in, she literally jumped up from where she was laying. It was such a strange reaction. I was a total lost for words. She leapt right up into the air, changing her stance as she did. In no time flat, she was just standing up, ignoring the physical contortions she had to go through. Her motions were totally afterwards. Huh? What? Sorry about that. I was just so shocked, you know? It happens, right? Was I the only one? Toko? Are you okay? I'm fine, I'm fine. Well, is that a dead body? Hey, are you dead? She must have hit her real hard when she fainted. The word is a front and a black in the back, a top pinning in the bottom, a sea of truth and a web of lies. This is quite concerning. I mean, she sounds completely different. No. Everything is fine. At least the stutter is all gone. That's a good thing, right? It's clear to me that everything is not fine. Your eyes seem strangely vacant. It might be best if we take her back to her room for the time being. I don't mind taking her, but could someone help me? If you need help, I don't mind. Aka, could you help me? She totally ignored me. Very well. You take care of the girl, and the rest of us can begin the investigation right away. Can I assume nobody has a problem leaving Sakura and Mondo on guard duty again?
Hold on a second. Rushing to an investigation. The mastermind isn't behind that. After what happened last time, surely you realize that. 何度も言わせるな。 There is no question that Shio was murdered by someone among us. Among us. Isn't that right, Monokuma? もちろん Right as rain. But don't take it as a bad thing. It's just a fact of life. Ma puoi smettere di parlare in inglese, vedo voi. Ah, davvero, grazie. Perché è così che funziona il diplomarsi. Quindi è successo di nuovo. E questo è quello che sta dicendo. Un altro di noi è morto. Un altro di noi è stato ucciso da un nostro compagno. Perché vi stai stranendo? Voi ragazzi non avete le palle, lo sapete? Ah, ok. No, va bene, Monokuma, non serve dire queste robe. In realtà nemmeno io ce le ho, mi dispiace. Finiscila quei monologhi. E dici perché... E dacci quello per cui sei venuto. L'hai portato, giusto? Certo. じゃあモノクマファイル Permettetemi di presentarvi il secondo Monokuma File. Quello che stavate cercando. 待ってね Per cui divertitevi e date il meglio di voi in questa investigazione. Davvero dobbiamo fare un'altra investigazione? Esaminare il corpo di uno dei nostri cari amici? Avere il sospetto di tutti gli altri amici? どうして Lo detesto. Non riesco più a sopportarlo. Anche io lo odio. Ne ho avuto abbastanza. Devo uscire di qui. Dove credi di andare? Non c'è nessun luogo in cui scappare. 不眠め Accettalo. È solo sangue. È solo un liquido. E il corpo morto è un semplice oggetto. Beh, sembri essere molto entusiasta riguardo tutto questo, non è vero? 当然だ Come potrei non esserlo? Se non smascheriamo il colpevole, moriremo. Beh, è vero, ma saltare alle conclusioni così presto... なんだ Cosa? Vuoi morire? 不眠め D'accordo allora. Vai e muori da solo. Forza. Sei uno spreco di spazio. Un corpo morto e un oggetto. Shiro non era un oggetto. Mostra un pochettino di rispetto. O ti prendo a pugni. 落ち着いて Tutti quanti, smettetela di bisticciare. Ascoltate. C'è un po' di verità in quello che ha detto Byakuya. Kyoko! だって Se non risolveremo il mistero e troveremo l'assassino, le nostre vite saranno finite. E Byakuya ha ragione. Che per il fatto che Genocider Show in qualche modo è quella che ha ucciso... è quello che ha ucciso Shiro. Non so parlare, scusate. Beh, a meno che non facciamo qualcosa, potrebbero esserci più vittime. Dimenticare più vittime. Se ci mettiamo in questa storia, siamo carne morta. ねえね Ah, aspetta, aspetta, se quella è la vostra preoccupazione, non dovete preoccuparvi. In ogni gioco in ogni Killing Game, la parte colpevole può uccidere fino al massimo di 2 persone. Eh? Non ricordavo che ci fosse una regola del genere. え実は Beh, l'ho appena inventata. Voglio dire, se una persona andasse in giro a uccidere tutti quanti, beh, la vostra vita da studenti sarebbe già finita, no?
Ok. Quindi adesso... in questo caso, perché non limitarlo ad una persona? あのね Beh, in un ottimo mistero non puoi sprecare il potenziale di un serial killer. にゃほほほほ Per di più... solo uno... Aspetta. Cioè, il fatto che solo uno sia a morire toglierebbe totalmente di mezzo quella possibilità. お仕置きが待ってる Ciao ciao per adesso. Ci vediamo più tardi nel class trial. Vi aspetto. Non riesco a capire come pensa, ma... sembrerebbe che potremmo uccidere fino a 2 persone. Per cui... più di una persona comunque è ancora in pericolo. 面白い Il che non è una cosa buona. Significa che dobbiamo scoprire il colpevole prima che succeda qualcos'altro. Devi chiudere quella cazzo di bocca. あのさ Beh, per ora Taka ed io andremo a portare Toko nella sua stanza. Ottimo. E io me ne vado. 仕方がありませんわね Non abbiamo tempo da perdere. Dobbiamo iniziare a investigare. Se non risolviamo il mistero di chi ha ucciso Chihiro, よろしいですか beh, la seguiremo ben presto cioè nella vita dopo la morte. È vero. Odio dirlo, ma se vogliamo sopravvivere, io e tutti gli altri non dobbiamo farlo. Non abbiamo altra scelta. Ok, ragazzi. Prima di tutto sarà meglio controllare il Monokuma File per vedere che cosa è successo. La vittima era Shiro Fujisaki. Il suo tempo... cioè, l'ora del decesso è stimata alle 2 del mattino. Il corpo è stato scoperto nello spogliatoio delle ragazze del secondo piano. La causa della morte sembra essere un forte colpo alla testa con un oggetto contundente. È morta sul colpo. Questo è quello che dice. Beh, sembrerebbe non esserci nulla di complesso riguardo a tutto ciò. Non importa come. Dobbiamo farlo. Ok. Monokuma File numero 2 e l'abbiamo preso. Ehi Makoto, hai un secondo? Hai bisogno di qualcosa da me? 当然だ Certo. La vita senza uno scopo può essere un peso, lo sai? Dimmi, di cosa hai bisogno? Lascerò che collabori con me durante questa investigazione. Eh? なんだ Sto comprando il tuo talento. Lo stesso talento che ci ha permesso di risolvere il caso di Sayaka. Risolvere? No, ho solo... 黙れ Sembrerebbe... Sembreresti averlo per un tempo limitato, per cui è per questo che ti ho scelto. Per te non abbiamo tempo, Byakuya Puzzone. Il tempo che hai per... Hai l'onore di contribuire alla mia investigazione. Quindi mi stai invitando a venire con te. Lo stai facendo nel modo più arrogante possibile, però. 行くぞ Quindi, che ne dici? Iniziamo. Ma... dobbiamo muoverci, non c'è tempo da perdere. Ok. Non so che cosa sia successo, ma... sembrerebbe che lavorerò con Byakuya questa volta. Però non questa volta, mi spiace ragazzi. Ce la teniamo per la prossima live, l'investigazione, che siamo a quasi 4 ore, direi. Fermiamoci qua. Prossima live facciamo investigazione e trial, come abbiamo fatto per la live del caso di Sayaka. Stessa cosa faremo per il caso di Chihiro. Vediamo se c'è qualcuno che possiamo raidare.
Dopo il Sarebbi, sì, lasciamo perdere. Dopo il Sarebbi, lasciamo perdere, sinceramente. È arrivato il momento. Allora, vediamo un po' chi ci sta in live. O se avete qualcuno da consigliarmi. Io intanto vi ringrazio per essere rimasti qui con me quest'oggi, nonostante abbia fatto un sacco di errori, sia di traduzione che grammaticali. Ho fatto veramente robe allucinanti, davvero allucinanti, incredibile. Non saprei in quale altro modo di definirle, a essere onesto. Ci sono io. Va bene, Nutella, ti raido allora. Vediamo chi possiamo raidare. Tra i miei... Ah, è vero, ci sono Haruko e Drugo che sono in live insieme. Ci sono Haruko e Drugo che sono in live insieme. Potremmo raidare loro, volendo. Che dite, andiamo da loro? Che non lo drago... Sì, che non lo raido da un po' il povero Drugo. Dai, andiamo. Andiamo da Drugo. Sì, dopo la live guardo, Ciel, non ti preoccupare. Andiamo. Io ragazzi vi indirizzo tra Haruko e Drugo. Vi ringrazio per essere rimasti qui con me fino a quest'oggi. Se volete vedere il seguito di Danganronpa, vi aspetto giovedì, che dove continueremo il capitolo 2, dove probabilmente faremo investigazione e trial e scopriremo chi ha ucciso Chihiro. Dunque, mi raccomando, non perdetelo. Detto questo, vi ringrazio nuovamente, partecipate al raid se volete 250 punti canale, mi raccomando, e nulla.